testo profondo. In un gioco action RPG, il giocatore controlla un personaggio con il quale affronta delle missioni. A seconda del personaggio che si usa, il gameplay cambierà di piace? Bella sta canzone. È possibile affrontare le missioni in modalità cooperativa con altri giocatori. In altri giochi si può anche giocare contro altri giocatori con l'obiettivo di batterli. È un bel testo. Questo è il gameplay di un gioco action RPG. Questo è il gameplay di un gioco action RPG. Un saluto amici. Buonanotte. Avevo la musica attiva. Un saluto da Jack Lune e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi giornata caldissima e domani farà ancora più calda, ma sarà previsto pure il temporale. Pensa che bello, guarda. Domani si tocca staccare tutto di nuovo, ma porco cane. Questo periodo non mi piace l'estate, come già detto, non mi piace perché se devono venire i temporali non è una bella cosa. Va bene ragazzi. Allora, dobbiamo andare avanti con la trama. Oggi però diventiamo ninja, perché ho voglia di fare il ninja. No, ninja... ninja... Perché non avevo le cose? Adesso è un po' meglio. Ma neanche tanto, Ma neanche tanto. Ma guarda... Per la trama può anche andare bene. Ready to cast off? Ok. Ciao Mark! Un salutone. Mark. Oggi giornata imperiale, come ho detto, perché c'è l'impero qui nel gioco. Ispirato all'impero romano, fra l'altro. Quindi non è che mi faccia proprio dispiacere. Solo che sono cattivi, quindi insomma non è proprio il massimo se devono fare sta cosa. Allora, fatemi vedere se ho attivato i sound, così abbiamo tutto. Sì, ce l'abbiamo. Si può anche provare il sistema di punti onore. Per questo è un po' sballato, questo su Twitch però. Qualcuno è in pericolo, è disperato. Disperato. Ma poi urlo un casino sto imperiale. Nonnetta, nonnetta, sei la nonnetta, Dio, visto che è un onore. Puoi dire che sei la nonnetta. Chi è che non vorrebbe essere la nonnetta, no? È questa. Nonnetta, nonnetta, ritmo, ritmo, nonnettina. E non è... Qua non sono dei videogiochi. Questa... Su Twitch sono diversi. È onore, onore, però. Non sono più dei videogiochi qua. Su YouTube sono dei videogiochi. Questo è Isse, con la sorella. Isse, Isse. Non se ne andranno silenziosamente. Va bene, siamo appena alleati con l'imperiale. Sembra incredibile che ci dà una mano, Tecnicamente dovrebbe essere qua a farci fuori, ma vabbè, va bene così. Non ho problemi, guarda. È un'alleanza strana, bisogna ammetterlo. Ho abbassato un po' il volume del gioco. La volta scorsa mi sono beccato 4 strike. Ma vabbè, dai, tranquillo, ho girato io lo sguardo in quel momento, perché sai che io purtroppo... Ma mi conosci? Io già faccio fatica con gli FPS. Ciao Leonardo! Quando sono troppo sfarfallini, quindi... Guarda, evochiamo la rana gigante. La rana spartana. Ecco qua, come stai Leonardo? Siamo ninja, quindi facciamo cose da ninja. Teniamo i nemici alle spalle. Oggi ci provo. Ma guarda, ma non è neanche colpa tua. Chissà che cosa aveva ieri. A volte bisogna proprio riavviare il computer. Sempre a me. Non sfarfallio mai. Io non ero più al mondo se mi beccavo il sfarfallio sul mio computer. Ciao Giusper! Oh, che piacere sentirti. Dopo il bellissimo discorso dell'altro giorno. Vi ringrazio per essere passato anche di mattina, che tendenzialmente
che sto facendo il mattino per una serie di impegni personali al pomeriggio. Ecco qua, ci siamo, quei nemici che ci fanno fuori oggi. Però è carina sta parte. Sei riuscito ad andare un po' avanti? Ricordo che tu avevi detto che stai cercando di fare la parte subito dopo Omega Weapon, quindi quella parte lì è un po' dispersiva, è tipo 600 missioni. Cioè, grazie Leonardo, gentilissimo, se volete, solo per chi vuole e per chi può, guarda, nessun obbligo davvero su questo canale. Guarda, cerco sempre di evitare l'arroganza perché è la cosa peggiore. Comunque eccoci qua. Secondo me non è che siamo messi male, siamo messi male. Faccio vedere giusto per questo il ninja. Il ninja è decisamente bello perché guarda cosa fa. Arriva la rana. Il ninja è divertente. Ma vai, io sto facendo colazione per iniziare a lavorare fra una mezz'oretta. Ho sbloccato tutti i prime. Ermi Garuda Smash, mamma mia. Garuda è intensa, ma se tu vuoi veramente soffrire, sblocca la quest degli Extreme. Quella però non te la fai cercandola con la gente, quella va fatta in privato perché ti menano troppo, guarda. Nel senso non c'è nessuno, non trovi nessuno, è quello il problema. È una brutta notizia, lo so, però veramente non c'è nessuno che ci gioca. E quello è un grande dramma. È un grande dramma, se non c'è nessuno che ci gioca, è veramente triste. Se non si fa bisogna sempre farsela con le private. Ma ovviamente se hai bisogno, se sei su un server di light, sbagliato, light, posso aiutarti io senza problemi a farti le extreme. L'unico che mi dà un po' di problemi è Ramu, perché Ramu... No, non è Ramu in realtà, sto dicendo Leviathan. Perché Leviathan, ha una regola strana. Sì, volevo dirvi che... Ciao Simo! Simo! Venerdì prossimo, se mi ricordo bene, poi devo guardare la data, ci sarà devo fare questa cosa. Chaos Laux, qualcosa. Beh, forse con Wakame qualche piccolo aiuto posso anche darlo, Wakame è su Chaos. Posso anche darlo qualche piccolo aiuto. Posso anche darlo anche da qua. Cioè, sono solo di livello 70, quindi non è che mi metto a spaccare roba, però. Arigato, Oni-chan. Perché là diciamo che essendo livello 99 con l'evocatore, faccio fuori 20 secondi. E l'unica cosa problematica è proprio quella, ragazzi, che sono tutte missioni considerate con la quest. Invece dall'espansione dopo te le accetta, te le sblocca e te le finisce senza che tu devi per forza farle. Dice, io te le sblocco, poi se vuoi le fai. Vediamo intanto cosa dice. I Red Koji devono stare lontani da Ruby Sea. Questi sono i mercenari ingaggiati di Yotsui. C'era pubblicità, cavolo, meno male che ne ho una sola ogni 30 secondi ogni ora, perché faccio in modo di avere il minimo possibile. Dicevo che posso aiutare. Il peggiore per me da fare in extreme si chiama, è sicuramente Leviathan. Leviathan Extreme dà problemi, ma seri problemi, perché bisogna premere al momento giusto, poi ti può buttare giù. C'è lo stage che puoi andare giù con l'extreme di Leviathan. Però le altre sono fattibili se tu devi farti la quest che parte con Garuda, parte con Garuda Extreme. Tanto la sbloccherai, le trovi a Mordona. Lì c'è la quest che ti chiede di farli Extreme. Li posso aiutare anch'io. Tanto. ある面でそれは成功しましたが、自由を永続させるには
Voi avete 内からの変 lottato 革も con 必要なは coraggio. ず。違いますか？ L'impero deve cambiare dall'interno, mi sbaglio? Tu hai la versione free trial? Hai quella... non è che cambia molto, perché in realtà puoi fare tutto lo stesso. Infatti, lo dico sempre, ragazzi, se va bene potete anche farvi la free trial. あなたならそう言って Sapevo く che れる avessi と思っていま compreso. した。数多くの変革を実現 Hai してきた。 testimoniato i cambiamenti dalla tua prima volta a Ishkar. Ma perché andiamo davvero d'accordo con lui? Dov'è la crudeltà, la brutalità? No, niente qua. Ho già sbloccato un paio, non ho nessuna quest che mi chiede di farle. Ah, ok. Non hai abbastanza item level. Allora ti faccio vedere una cosa. Adesso è arrivato il grande momento di scoprire che esiste una cosa e che non l'hai mai vista e dirai no, veramente. Vabbè, però magari prima finisco sta missione. Ok. Beh, è molto felice Asai. Molto felice Asai. La Guilty Conscience. Ecco qua, dopo questo problema torneremo all'enclave. Ritornare dove? Cos'è nel successo a Namai? Dice. Vabbè, dobbiamo muoverci. Ma sembra che andiamo d'accordo per davvero con un imperiale. Vabbè. Non è così negativa la cosa, eh. Sono io che sto facendo un po' il negativo, ma in realtà faccio vedere un posto che ti servirà sicuramente. Guarda, ogni volta che tu fai trial roulette, leveling roulette, che servono molto utili per mandare su i job, guadagni delle cose chiamate tomi e la prima volta che li guadagni è facendo Omega Weapon. Quando fai Omega Weapon, da quel momento lì in poi, Ultima Weapon, che sto dicendo Omega no, era Final Fantasy VII, ho sbagliato. Ultima Weapon, quando fai Ultima Weapon, lì diventa un bel problema, ma un bel problema perché ora dici e io ho queste cose qua, queste che ti fa vedere. Sì, però è perché ti spiego. Vedi queste cose qua, vedi questi 350. Vabbè, il leveling, perché il leveling non lo dà più? High level, ok, l'high level e il normal ride, ok, che te ne dà 80. Alliance, vabbè, se te l'hai già sbloccata. Ecco qua, tu vai da questo qua, che sta qui in piazza Alinsa o anche in qualsiasi altra città, e gli parli insieme, gli dici, guarda, scegli questa qua, con i 461 che hai, ti pigli, quelli che avrai, ti pigli l'arma, tutte le cose, guarda l'item level 130 l'item level. Perciò sarai potentissimo dopo questo, avrai la possibilità di farti tutto. Perciò spendi e spandi che fa bene. Io devo ancora salire 500, a proposito, guarda, me ne approfitto anch'io. Devo fare un high level dungeon a questo punto, perché me ne servono proprio questi, mi servono tantissimo, guarda. E facciamocelo con... È già partito. Con un DPS in un attimo. Perché ho preso quello che c'è più forte. Sì, lo so, ma questo qui è utilissimo, guarda, ti dà quelle di 130. E ne troverai uno per ogni espansione nella città principale dell'espansione, dopo che la finisci. L'espansione. Appena finisci l'espansione, ti trovi questo. Per questo che è molto utile, il motivo per cui tutti giocano le vecchie missioni è per guadagnare i tomi, così sali più in fretta di livello. Cioè guadagni le armi più potenti, diciamo. Poi sì, c'è un'altra quest. Sì, è fighissimo, per quello che sono utili. Vuoi vedere che mi fa fare un dungeon nuovo? Vedi, non l'avevo mai fatto. Alla taglia in questo file, ovviamente. Negli altri file. Hai voglia. L'anti-log è divertente, l'anti-log, sì. Però l'anti-log termina a 50. È livello 50. Non hai più cose dopo. Non esiste più dopo un anti-log, purtroppo. Un po' PC Discord. No, ma penso che ci passerò. Solo che sto cercando di fiatare un attimo. Non vedo l'ora di andare a questa expansion. Vabbè, ma quello è normale perché è un'agonia. Il post è la parte peggiore. Sappi che stai facendo la parte peggiore del gioco. Poi, superata quella, non saranno mai più così. Tra un'espansione e l'altra sarà una curva molto più leggera. Purtroppo lì davvero ti hanno sbloccato 300.000 missioni di livello hard. E poi non è hard, è solo livello 50. Di hard qua c'è ben poco. Inizierai a morire le prime volte, secondo me, nel post Heavensward, quando sarai alla fine di post Heavensward. Però vedi che la free trial, lo dico sempre, tante belle cose. La free trial non dà problemi, secondo me.
Ma per caso te li sblocca trofei? Tu non sei su PS5, vero? Tu non sei su PlayStation 5, mi hai detto. O forse sì. Perché su PlayStation 5 mi sembra che ci siano i trofei anche in free trial, credo. L'avevo letta ieri sta cosa, ma veramente. Io purtroppo della mia Play 5 l'unica notizia che so è che il tecnico sta aspettando di comprare una... praticamente una scheda madre per sostituirla. Vabbè, ma mi fa piacere comunque mandare avanti anche queste qua che avevo indietro. Rocco Judas, sì, e Second Dungeon dopo l'altro. Mi piacciono, ma sinceramente da un po' stancarmi. Lo so, perché la prima parte è meno bella. La prima parte ti trovi il Moguri, dici, ma che cavolo. La parte del Moguri è un po' esagerata, però poi dopo arriva la parte interessante. E non dimenticarti la famosa quest di Hildebrand. Blocca altri 2 trial. Vabbè, da PC sarai comodissimo, da PC. Comandi. Vedi che io invece ho questa cosa qua, ma è comodissimo, perché con R2L2 vedi che riesco a fare delle cose che... Cioè, alla fine me lo sono impostato tutto su schermo, non mi disturba. È vero che a volte per alcune mosse, tipo questa qua del ninja, è un po' una fregatura, perché vedi, devi spostarti così. È un po' col controller è scomodo. Ah, ragazzi, che caldo, mamma mia. Sono già a 31 gradi nella stanza, per dire. E dietro 3. Non so se hai fatto questo dungeon. È uno dei tantissimi dungeon che ti sblocca nel post storia. Tant'è che io qua un Wakame neanche l'avevo fatto. Cosa dovevo fare? Figurati se mi sono messo a farmeli tutti. Ho fatto mettere mouse e tastiera al mio amico di Xbox. Si può fare, ma io mi trovo bene comunque, come già detto. Anzi, ho un amico che gioca da PC e ci gioca con controller, guarda. E lui è un veterano, è un mentore, diciamo, nel gioco. Alcuni preferiscono il controller, però il mouse è utile se devi far chattare, mouse e tastiera serve. Sì, il Moguri è bella la musica, sembrava un po' quelle musiche stile Harry Potter. Ai ai ai. Devo andare qui dentro? Ci ha preso perché siamo andati tardi. No, ci ha ucciso! Tutti e 3. Boia. Aspettiamo un attimo, ma non penso che se la caverà. Ma sai che oggi... Jack, mi spieghi poi per fare i sondaggi? Devi andare in dashboard. Dalla dashboard si fa, non si fa dalla chat. Non puoi farli dalla chat. Dammi un attimo una calmata e fare tutte le quest blu che ho skippato. Occhio alle quest blu, che ci sono alcune che sono solo per crafter, quindi praticamente per chi, diciamo, crea roba, perché se fai quelle che puoi fare... Ma puoi farla da qua veramente? Ma no, non funziona. Ma come funziona? A me non lo fa. È vero. Facciamola proprio così. Perché adesso avevo la chat sullo schermo. Si può... Ah beh, dalla chat me lo fa su Streamlabs, ma che figo. Ma tu, Mark, sei streamer anche, oltre a essere grande fan del mitico Gigio, fan. O il team anti-Zizzo, come dicevi ieri. Ma tu lo stai facendo su OBS, però, a dirlo. Io per quello che dico... Usa... Ce l'ho fatta! Si è sconfitto! Ha sconfitto questo, che grande che è stato, davvero. È una bella cosa. Sì, diciamo che io ad esempio queste non le tento neanche a guardarle perché sono sempre di livello basso. Sì, se te lo fai puntuale va anche bene, però poi dopo. Faccio poche live. Allora, guarda, Mark, enfatizzo anch'io lo shootout, guarda. Ma che bello, stai giocando... Mi dice che stai giocando Final Fantasy X secondo. Urca. Il gioco che più ha fatto infervorare i fan del 10, l'ha diviso in 2. C'è chi lo adora perché ha un bellissimo sistema di gameplay e chi lo odia perché i personaggi non sembrano più loro. Però è un bel gioco, non mi piace l'idea della percentuale perché è veramente crudele. Se vuoi fare l'ending perfetto, devi seguire una guida, sei obbligato, è una roba agghiacciante. Io una volta, quando mi ci dedicavo su Play 2, mi sono reso conto di aver perso 0,1 punti percentuali. Sì, è orribile perché l'hanno fatto per vendere la guida ufficiale.
L'hanno fatto per la guida ufficiale, tu non puoi saperlo. Anche le risposte che dai mentre parli con gli altri cambiano la percentuale. Sì, la PS5. Allora, è molto semplice. Guarda, Need ti appare solo se è della tua classe. In questo caso ti appare solo se sei healer, puoi avere Need. Grid vuol dire che ti va bene, ma non è una necessità, ti compare sempre. E Pass, se non te ne frega nulla, passi. Se ti può servire perché vuoi fare i punti Tom, puoi venderle queste dei dungeon, puoi venderle per punti. Se hai già un rango con la tua Grand Company, puoi venderle e farti dei punti. Ma cosa sto facendo? Ho sbagliato mossa. Vabbè, ma qua perché sono veramente limitato a livello 50, non ho ancora l'altro. Final Fantasy 10. Ma come in inglese? In italiano 10. Giuro in giurello, in italiano il 10. Ti assicuro che in italiano il 10. 10... era solo il 7 che era in inglese, solo il 7, gli altri... infatti, assolutamente. No, guarda che bello l'orso dorato. Poi incontri dei mostri pazzeschi. A proposito, Mark, in Final Fantasy 10 secondo c'è qualche job che ti piace? Qualcuno che dice no, che figo questo? Perché c'era tanta roba veramente lì. Se sopporti il lato che sembrano delle idol, ma... Io quei Final Fantasy cerco sempre di non essere arrogante, però in realtà li ho giocati, diciamo, tutti tranne l'11 e il 16 che non ho ancora finito, perché ce l'ho su PS5. Sono nato in Brasile, la versione distribuita lì non aveva selezione di lingua. Ah, ok. Quindi in Brasile non avevano fatto i sottotitoli in portoghese, ma strano perché il portoghese è più parlato dell'italiano, guarda. Poi vabbè, tu lo sai che io... No, non lo sai, però avevo iniziato una rubrica su YouTube che devo continuare, che è Impariamo il portoghese su Duolingo, che io sto un po' cercando di impararlo, ma sono alle basi, diciamo, solo che ogni tanto ti sballonzolano il corso, te lo cambiano e quindi ti rimanda indietro. È un casino, ogni volta che fai dei progressi ti rimanda indietro, un po' come il tessuto di Penelope che continuava a tessere e poi alla fine non finiva mai. Farlo. Spoiler sull'Odissea, vabbè, ma 3000 anni sta storia, o 2000 almeno anni sta storia. Perdonatemi se vi dico la storia di Penelope senza dirvi come finisce. Ok, eccoci. Ma certo che il Brasile è interessantissimo, guarda, io penso che ho visto due film brasiliani molto di nicchia, magari non li hai neanche mai sentiti nominare. Si chiamano Nos Solar e Nos Solar 2. Nos Solar vuol dire la nostra casa, praticamente. Sono presi da romanzi, non sono romanzi, da libri di uno spiritista brasiliano chiamato Chico Xavier, o Chico Xavier, non so qual è la pronuncia giusta. L'alchimista è divertentino, l'alchimista, sì, lì picchia l'alchimista, sì. Ma io come Cavaliere Oscuro, no, ma io adoro il Dark Knight, è fantastico, Cavaliere Oscuro. Yuna come Psichica, non l'ho mai vista infatti la Psichica, non avevo sta versione io nel mio gioco. No, mi ha trasformato col Demon Eye, vabbè, nulla di grave, sopravviveremo. Wow, sentila lei. Lo conosci? Io penso che ci sia... È uno che è riuscito a fondere il cristianesimo con la cultura della vita a Roma, sì, la nostra casa, esatto. Io l'ho visti perché sono grande fan, ammetto, di questa storia. È molto molto bella perché ti dà speranza, perché poi non è che va tutto bene, specialmente nel 2 è una disgrazia. Io ho detto, ma guarda, mi piace come scrittura, mi piace proprio... Diciamo che non ti so dire ovviamente se la penso al 100% come lui, ma non importa, guarda, l'importante è che comunque l'ho visto che c'è molta passione in quella storia, quindi bello, veramente due buoni film. Non conosco gli attori ovviamente, ma so che comunque è stato un successone. La Psichica è una classe rotta, ci vuole per iniziare, è immune a tutti gli elementi, ci si cura, ha ast, skill che ignorano, percentuale di difesa e possibilità di andare alle spalle. Ma cavolo, ma deve essere fortissimo, hanno fatto una classe rotta per il remake.
Perché infatti è quella la cosa bella di questa versione, che ci sono nuovi job che non c'erano su Play 2. Però la cosa percentuale è una rottura assurda, ma che veramente non puoi vedere il finale se non hai il 100%, vedi un altro finale. È un finale, vabbè, del cavolo, ma vabbè, comunque. E onestamente ti dico la verità, per me è canonico quel finale lì. Non ti dico nulla, ma preferisco il finale bad ending che il good ending, perché è veramente assurdo. È veramente assurdo. Ci sono dei giochi dove preferisco il finale non migliore, eh. Non so se avete mai giocato o conoscete Suikoden 2. Ci sono i remake su PS4 e PS5, tra l'altro. Va bene, Giusper, buon lavoro, guarda. Anzi, te lo dico, bom dia! Una delle poche parole, delle frasi che ricordo ancora di portoghese, che dovrei dedicarmi di più, quindi bom dia. Sì. E grazie ancora. Buona giornata, giusto? Bom dia pra você também. Grazie, gentilissimo. Che so cosa vuol dire. Se cuida, ciao. Se cuida, sì. Ciao. Ciao. No, ho capito perché pra você anche a te, também, anche pra você per te. Quindi sì. Guida, si va. Guidar è una parola che conosco anche dallo spagnolo. Per fortuna, guarda, quando studi spagnolo poi un po' il portoghese lo capisci, ma a volte ti confonde. Ne pensi di Cell? Cell è uno dei miei villain preferiti, Cell. Cavolo, Cell era pazzesco. Cell di una malvagità incredibile, veramente. Ma soprattutto la ricerca della perfezione, che è qualcosa che mi fa impazzire. Lui non si accontenta di essere il migliore, lui vuole essere perfetto, quindi è fantastico, veramente. Poi alla fine commette degli errori perché assorbendo l'ego non sa quando è fermarsi, non sa quando un nemico la minaccia, pensa vai, diventa più forte così ti sconfiggo, invece non è così, ragazzi, invece non è così. Però ripeto, lo adoro tantissimo, guarda, ovviamente anche gli tifo contro certe volte, no? Per il resto, diciamo, mi è rimasto molto impresso come personaggio. Abbiamo finito alla Tali parte 2. Battiamo il boss. Partita la sequenza. Su PS4 sono lentissime, ragazzi. Me le salto. Me le salto perché sono lentissime. Infatti. Ok. Partiamo da quelli più scarsi. Di solito si fa fuori prima quelli che curano. Va bene, abbiamo già sconfitto in ordine giusto. E abbiamo vinto? Figurati. Arriva Narasima. Ciao fumettino! GASI? No? Mi dispiace, la faccio! Sentivo un buon profumino, era il profumino di Cometino. Grande Stefano. Stafarro mitico. La leggenda. Boia, mi sta beccando. Sì, mi ha fregato stavolta. Sì, ma se non mi beccano questo. Oh cazzo. C'è credo che mi ammazza. Scusa. Se non distruggi questo. Mi lancia le catene sto qua. Bisogna distruggere lo scettro di Tal, altrimenti qualcuno rimane bloccato. No, alla fine stanno combattendo tutti in Narasima, attacchiamolo anche noi. Anzi, vi faccio anche la mossa finale. No, porco cane, mi ha bloccato sto... Usate lo scettro, Dai che stavo per fare la mossa finale. Ha vinto la trial, grazie ragazzi per il voto. So che non era uno dei sondaggi più entusiasmanti del gioco. Distruggiamo un Weapon de Beholder. Quasi andato, Quasi andato. Ieri sera c'era un'invasione di zanzare. Te lo dicevo. La leggenda narra quando Cometino non manderà roba inerente dei maschi, le calotte polerali si scioglieranno. È vero. È assurda sta cosa, però è una leggenda reale, vero?
Grazie Lea per le 20 streak. Sempre gentilissima lei. Provate l'onore qua che è completamente diverso da quello di YouTube. Io sono KK, grande calciatore, ovviamente. Assolutamente storia reale. No, ho guadagnato delle schifezze. Non volevo, ma è lentissima la cosa di caricamento. Su PS4, È il problema della lentezza su PS4. Sei abitante del villaggio, vedi? Direi, quale villaggio? Quello di Resident Evil 4. Ma Mark, a proposito, ma io non so se ti seguo, Mark. Vado a vedere. No, non ti seguivo. Oh, così, le live sporadiche, se riesco a beccarne una, sono anche contento, guarda. Tanto mi diverto. Bello lo scontro, Cell Vegeta. Sì, è un po' triste come va a finire. Vince sempre Cell contro di lui, guarda, peccato. Oh, allerta temporale. Mamma mia, arancione domani. Di nuovo. Ogni volta che c'è l'allerta arancione, qua trema tutto. Allora, facciamo così. Facciamo una cosa bella. Mica tanto bella, ma devo farla. Devo andare a curarmi. Ok. Perché sono abbastanza messo male. E poi facciamo ancora una cosa. Non vedo l'ora di tornare al pomeriggio io, ragazzi. Non vedo l'ora di potermi fare di nuovo le live al pomeriggio, ma come avete visto, guarda, già volevo farla domani al pomeriggio e domani mi dice che c'è il temporale, allora non posso rischiare. La facciamo. È una schifezza. Oggi 36 gradi di massima. E come Tino dice, io prendo tutti a calci nel C. Sono stanco di questi giocati. Se tu Rush Hour mi sembra. Sì, è bello quel film. Belli Rush Hour, sono film belli, guarda. Vabbè, comunque posso anche vedere un po' su Discord, per la gioia di Simo, tanto a me fa piacere chiacchierare. Fatemi sapere se vi funziona On Air, spero di sì, ragazzi. Oggi, cioè ieri aveva dato problemi. Sì. Ieri non si riusciva, perciò venire su On Air. Ciao, chi è? Lupo Lucio. Lupo Lucio, quanto tempo che non sentivo nominare. Ecco qua. Chi è? Lo scherzo di Lupo Lucio. Ok, lo scherzo. Non c'è alcuna rogna su questo canale, Max, non c'è alcuna rogna. Dillo ieri che non riuscivo a far parlare Carmelo, che aveva tutti i permessi da poco, poraccio. Era debilitato. Aspetta, che sento dopo, vacca boia. Perché sono una voce divina, parliamo come noi, come i re e i No, perché regnanti. sono da Twitch. Quasi nato, se ti sento anche da Twitch. Oh, Sì. sistemato. Sistemato, eliminato, completamente eliminato. Cioè, Leone Max. Yana, buona, bella. Devo vendere queste cose, sì. Guarda, non mi servono. Boia, ma quanta roba ho da buttare via dal mio inventorio. Porco cane. Ma in sala d'attesa nessuno può parlare. Ti metto, non so perché non ti lascio entrare. Hola. Adesso devi andare. Meno male che se 2 giorni si presentava lo stesso problema era un bel dramma. Se si presentava lo stesso problema. Comunque, ciao ragazzi. In questo caso, Max, io avevo la maglia appiccicata alla schiena che non riuscivo neanche a togliermela. Mi succede, a volte mi sento tutto attaccato e non si stacca, diciamo. Ieri sera poi c'era veramente un caldo ma com'è andata l'ufficio postale? Ho fatto la solita ricarica postapay per mia madre. Ah, non hai combattuto? Dai, che da me non c'è alcuna coda. Non hai combattuto i demoni come Dante in Devil May Cry, quindi? Ma che minchia di stronzate stai sparando? Sarebbe stato bello però vedere combattere. Ma che minchia di stronzate stai sparando? Potrebbe essere, no? Ciao Leo. Chi è? Leo, c'è un Leonardo, scrive ciao Leo. Ma cos'è sto suono che sento io? Sento un suono che tipo. Non è che sta dando fuoco o qualcosa? No, forse è perché c'ho il microfono no, vicino non viene al da voi. ventilatore qui. No, non è colpa di nessuno di voi. No, sono verticale, ma si è messo un po' adesso. Sentivo un buon odorino, ma come ti non sei passato dal bar prima di andare all'ufficio postale? Ma che. Oh, il ristorante che è chiuso di giorno, tutti i giorni tranne sabato e domenica è chiuso di giorno. Ah, è chiuso. E mercoledì è chiuso tutto il giorno. Sì. Fammi vedere. E sto Messenger lo defenestro. Chi? Messenger, che proviene da qualcuno. Messenger, ma Messenger non è disperato, non è brutto, Messenger. Ma Messenger è quello di YouTube, è quello di Facebook, vero? Quello lì?
Sì. Poi quello non mi... Eh, Quello non, quello non- Messenger è la chat di Facebook, le chat private di Oh, Facebook. mamma mia. Odiosissima, guarda, non sopporto. Adesso non sono più Ma dico, fan. ogni tanta volta che siamo in collegamento deve squillare, io non lo so. Fa pli pli. Ho capito, succede. Ma io stavo cercando una cosa molto utile che si chiama vento, però non la trovo. O sono diventato ribambino. Perché questo non me lo fa prendere? Perché? Ah, perché ci vuole un rango più alto. Boia. Ma non volevo dire boia, ma boia, cavolo, tutte le volte. Mm. Abbiamo questa. Battlefield si chiama, il videogioco. Comunque sia, ieri i miei vicini mi hanno giocato brutti scherzi. Devo farmi il bagno col tubo dell'acqua. Ma cosa, in che senso? Non capisco. Cosa hanno fatto? Ieri ero tranquillamente che stavo andando al parco con Diana, fatto lì vicino a casa dei miei vicini ovviamente. Sì. E sì, questi qua mi fanno brutti scherzi, Mamma mia. tipo mi bagnano col tubo dell'acqua, mi fanno un bagno. Ma ha fatto una burla. Ha fatto una burla. Sì, ma per esempio il ragazzo che ha 8 anni meno di me è uno dei suoi fratelli. Ma quindi 8 anni meno di te Gemelli. ne ha tipo 16, tipo. Non è proprio un bambino, cioè non è un bambino, non è un bambino, cioè non è un bambino che ti fa lo scherzo da bambino, è uno un po' più grande, un bambino un po' cresciuto, intendo. Un ragazzo che Un avrà bambino di 35 anni. Sì. Vabbè, ma ci sono quelli anni. così, Sono e quelli. uno dei suoi fratelli gemelli di 6 anni. No, ma allora, se si parla di scherzi, quelli che mi danno più fastidio, cioè che sono le persone che ti telefonano e poi non rispondono oppure fanno strani versi. Secondo me non so. Madonna. Ma che ci sono davvero ancora nel 2026 queste persone. E difatti ci sono volte che mi è capitato anche quest'anno di sti cretini che chiamano così. Ogni volta che arriva una chiamata la lascio suonare, non mi interessa niente. Anche se è una cosa importante, la lascio suonare perché già più di una volta mi è capitato che per colpa di sti deficienti ho dovuto ricominciare progetti a cui era arrivato a metà e poi non mi stavo ricordando più niente. Quindi. Credo, guarda. Ascolta, io mi ricordo che io invece facevo il perfettino, perché mi ricordo che una volta mi chiamano pronto, ma lei è il signor Vacca? E io dico no. Non mi chiamo. E non mi dico scusa, ho sbagliato stalle. Io ho detto, ma non le vacche non stanno nelle stalle. Le vacche non stanno nelle stalle. Io se fosse stato in te, Jack, gli avrei risposto appena lui diceva scusi, lei è il signor Vacca? No, però tua madre l'ho vista fare la vacca. Ma non posso dirlo. E appena loro ti dicevano poi mi bannano. no, e appena loro ti dicevano io ti vengo a casa, io ci dicevo sono qui a casa, ti sto aspettando. Appena Ma figurati, ma poi tranquillamente. arrivano quelli forzuti, No, io tranquillamente i mar, non dico come si chiamano, però, perché forse non si può prendevo dire. tranquillamente un pezzilegno, cioè, mi mettevo sul tavolo e dicevo dai, parliamo. Sì, peccato. Avanti. E poi ti Appena mi diceva no, denunziano. tranquillo, io non voglio fare pace, ci dico la prossima volta che fai una chiamata del genere ma ti tanto ritrovi non lo sai a chi sono, tanto non lo sai chi sono loro, guarda. Non lo sai chi a è. me Sono invece andata purtroppo mi è successa una cosa Buona, dai, questa buona. di più per colpa del bullismo, ovvero Quello è che, una cosa brutta il bullismo, è una cosa brutta del mondo. che praticamente ci fu uno io ai tempi avevo 13-14 anni se non mi sbaglio, era periodo mi sembra scuola media. Mi venne un ragazzo da Giare di 18 anni, questo mi venne a minacciare di morte perché dice che io gli avevo scritto alla sua ragazza, cosa che era impossibile. Ma che lo era- fanno che era apposta come impossibile. scusa, lo fanno apposta come scusa. Ma dai, ma uno di... No, che si è scoperto poi che qualche cretino qui del paese aveva fatto un profilo falso a mio nome senza che io ne sapessi niente e questo profilo andava a insultare le ragazze. Sì, in questa maniera... È bello. No, ma è bello, Jack, è che io continuavo a dire guarda che non sono io, Ma certo questo che è non è. bello, tu non sai chi sono le persone, io te le faccio finire male, ti faccio finire con la testa tagliata, tu non sai chi sono le persone. Dopo sta cosa qui che io poi andai a fare la denuncia,
per il fatto del bullismo, ma anche per queste cose qua. Ah, non potevi dirgli, ah bello, questo- io so Corleone. No, scusa, ho sbagliato. questo qui poi contatto ai carabinieri, disse che ero stato io a Beh, hai insultare sua dimostrato che ragazza. non eri stato te, che qualche cretino posava No, fare. i carabinieri gli hanno detto: guarda che non è stato sto ragazzo a farlo. Beh. Così. Gli hanno dovuto mostrare, perché questo poi si è presentato che mi voleva minacciare e Ho mi capito, voleva ma è denunciare. assurdo. Ma poi te Gli hanno mostrato le prove e nemmeno è venuto a chiedere scusa. No, quella è la cosa Cioè. brutta. Neanche ti chiede scusa. Al minimo ti avrebbe dovuto scusarsi. Minimo, poi. No, magari ma manco quello, cioè, avrebbe dovuto manco quello. regalarti, non so, magari prestarti la fidanzata. Vabbè, no, dettagli. E poi nemmeno la sua ragazza non è che era tanto bella, era ancesso coi piedi. Era Shiva di Mortal Kombat. Era Sollevava, Shiva di- ti ma staccava perché? la colonna vertebrale in due, vero? Era famosissima. Ma perché? Ma poi il fatto c'è che allora Ma Simo, il hai fatto mai è avuto che- una ragazza tipo Shiva di Mortal Kombat? Quella che lo chiedo a Simo, che magari è più esperto di queste cose. No, mai, non ho mai avuto una ragazza in generale. Ah, figurati, ma tu sei good looking, non dovresti avere problemi, guarda. Cioè, È bellissimo. per te sei normale, cioè, voglio dire, normo peso, giovane, intelligente, cioè dovresti farcela, trovatene 1, 2, 3, 4, quante te ne servono. Non dovrebbe essere un problema, guarda. Me ne basta uno che mi sopporti. Che comunque sappia per non parlare- memare, che sappia memare. È più difficile. Per parlare porco cane. mi è venuta in mente adesso c'era la battuta che volevo dire a Simo, che sto trattenendo da dirgliela. No, perché come Tino si sa che lui è come Conan il Barbaro, tipo, ne vede una e Se dice... riuscissi a parlare che ogni 3 quarti d'ora cerco di parlare, mi parlate Ma io pensavo che parlavi col cane, scusami, cosa stavi Scusa, dicendo? ma invece di una che ti sopporta, perché non te ne prendi 100 di quelle là bassine che puoi mettere dentro la valigia e te le porta preso? No, bella Eligia! Ma guarda che non ce ne sta una in valigia. Non sono mica i personaggi di Final Fantasy. Allora, ce ne sono alcune di bassa statura che dentro la valigia ci stanno, quindi Comunque dicevi come Tino, pensavo che No, parlavi dicevo col perché cane. devo parlare un attimo di ste cose, guarda, che sì. mi è capitato una volta quando abitavo qua alle Alte, che io e mio padre dovevamo uscire con la macchina, avevamo la macchina in garage, per andare a fare la spesa al supermercato. E lì ci troviamo un cacchio di furgone davanti al portone in garage, e lì non potevamo aprire. Quindi mio padre va in moschea a chiedere a chi appartiene. In moschea è andato, Furgone. perché era per forza di uno della moschea. E diceva che però di andare a provare a vedere in bottega. Va in bottega e lì trova, dice che no, un tunisino dice che è mio, che è suo. Lì mio padre gli chiede se lui è contento che noi gli mettiamo la macchina davanti al portone al cancello di casa sua. Ma cosa vuoi capire quello? Ma non può. Ma lui continua. Perché scusa, che cosa vuoi? Mio padre gli ha chiesto di nuovo se fosse contento che noi facevamo sta cosa. E ha cominciato a fare le minacce. Guarda che io sono tunisino, sto qua per rompere il problema dopo con te tutta la tua famiglia. Lo so, la gente non capisce. E mio padre ha preso il numero di targa di sto qua, ha fatto. Voleva fare un'esposta e invece i carabinieri hanno detto che qua c'è da fare una denuncia. Sì, denuncia, non esposto, la minaccia di morte. Sì, qualche giorno poi questo tunisino mi incontra e mi chiede scusa. Ma meno male. Pensa se andavi là e gli mettevi il furgone dentro la fuori della moschea, ti denunciavano a te e finivi in galera. Finivi in galera a te, lo facevi te. Ma scusami Max, se sul portone c'è il cartello di divieto di fermata, che minchia vuol dire? Che non devi fermarti davanti. Ecco. La prossima volta questo scrivilo in arabo la prossima volta, che te devo dire, perché se non capisco in italiano scrivilo in arabo. Ma ha scritto già. Ah no, non so cosa dire. Perché a me gli arabi stanno pure simpatici, io adoro come cultura, la cultura araba è bellissima, ragazzi. Però ripeto, c'è a volte qualcuno che così. E poi un giorno che stavo andando a scuola con il mio amico, proprio quando ero in prima superiore, lui in terza, ero lì in Viale Roma, tranquillo con lui, perché ascoltavamo musica, che stavamo andando a scuola,
Uno ci ferma, me e il mio amico, chiede al mio amico di dov'è. Jack, Lui scusami, ma stai affrontando Obelisco del tiranno di Yu-Gi-Oh! Guarda, non lo so solo che ha un sacco di spade e mi sta uccidendo. Dicevi il commentino che volevo sentire come finiva la storia. dicevo che chiede al mio amico dov'è, lui per non dire veramente di dov'è, spara un altro paese a caso, cioè, un paese a caso della provincia di Vicenza. Vabbè, ma fa bene a non dirlo. E dopo sto qua, non so che cazzo aveva in mente, ha cominciato a minacciarmi. Ha cominciato a minacciarmi. A te? Che cazzo voleva da me? Ha cominciato a minacciarmi, era anche armato. Magari gli piaceva. Sì. Ciao Miki! Benvenuta! Welcome! Sei italiano? Are you Italian? Lo chiedo perché nel caso ma questa volta te la posso riscattare, succedono cose strane. Fammi finire la battaglia che non ho la possibilità fisica di No, mettere. ma poi devo capire come mettere magari i punti in live, cioè, perché ancora... Devi andare dalla dashboard, tutto dalla dashboard. Audio del gioco troppo alto. Grazie del feedback. Grazie del feedback, veramente, grazie di cuore. Apprezzo tantissimo. Puoi guadagnarteli quando riuscirai a sbloccare l'obiettivo dell'affiliazione. Ma allora ci arriva a breve perché ne hai sempre gli spettatori, la media è sempre sopra il 3, cioè ce la fai. Devi solo fare sempre una settimana, in giorni diversi, ce la dovresti aver fatta, penso. Non è Ma questa cosa non riesco a capire una cosa, cioè il tuo omonimo Max, non so come abbia fatto a sbloccare l'affiliazione anche se non ha mai completato l'obiettivo. Ma l'avrà completato senza accorgersi, non puoi farlo senza. Si vede che ma non lo so, ma lui mi ha detto. Ma guarda che non te ne accorgi neanche, non ti accorgi neanche di farlo. Ma lui mi ha detto che non ha Miki. completato l'affiliazione. Non ha completato l'affiliazione, cioè l'obiettivo dell'affiliazione. Cioè, 4 su 5, ma quando mai? Porco cane. Dicevo che sto qua. Non so, mi ha detto che non ha mai finito. No, perché non ha poi gli completato obiettivi l'obiettivo. che mi dà... Cosa ti dice? Cosa ti manca? Da Twitch mi dice raggiungi 50 follower e sono 31 su 50. Ah, ma allora quello è il più facile, perché quelli ti li fai per forza. Ciò poi. Ospita 5 persone contemporaneamente in chat. Fatto, quello fatto. Ce l'avevi. 4 su 5 me ne manca uno. Così va bene. Quello che ho sbloccato è stato si comincia e penso per il fatto Hai ragione, che- Miki. Hai ragione, ti ringrazio per parlare, anche perché siamo qua principalmente considerato che il gioco ci regala molti just chatting. Ma adesso dovrebbe andare bene, penso. Non pensavo fosse così Stavo alto perché io non sento dicendo- bassino. Stavo dicendo se riesco mai a parlare prima che continui a interrompere. Ma scusami, Che che stavo sto parlando qui. con la chat. No, Che tranquillo, su Jack. qui. Eccolo. Se mai riuscite a parlare, ogni 3/4 d'ora dovete interrompere. E io Stavo dicendo che questo streamer qui mi ha detto non ha completato l'obiettivo dell'affiliazione che non Yeah, sa come quale motivo raggiungi 5 milioni di aveva ore i punti guardate in canale, totale sul tuo soldi, canale. Cosa e se che guarda cazzo? 5 milioni di ore delle mie live? Leo, puttana di un Eva. attimo, facciamogli solo finire il discorso, poi anch'io sono curioso di vedere. Io gli devo togliere il microfono, gli devo togliere il No, microfono. non togli il sto qui. microfono a nessuno, sta buono te. Il microfono. No, perché porco cane mi ha rotto le balle. Vabbè, ma anch'io ti sto Niente, non posso interrompendo neanche come Tino, anche ti sto interrompendo. Ma non tu, Max, Non lo tu, faccio, il non tuo lo miglior faccio amico che è apposta. sopra di te. Non lo faccio apposta. Ok. Non tu, Max, Ho non capito, tu. ma non lo facciamo apposta. Stava leggendo gli obiettivi. Non lo fa apposta nessuno. Sta calmo. Perché non ha completato l'obiettivo di affiliazione che non si sa per quale motivo abbia la possibilità che uno si può abbonare, donare bit e scattare punti canale. Bene per Non si sa lui. come- Ciao Pep! Miki, ma tu Ciao, Pep. conosci il gioco? Conosci Final Fantasy XIV? Lo sto giocando nella l'originale, versione certo. più lenta possibile, è quella PlayStation 4, in attesa che torni la mia console, la mia PlayStation 5, che purtroppo è tenuta in ostaggio dal tecnico della riparazione, che non riesce a trovare una scheda madre che serve per la riparazione, e quindi un po' disperato. Come stai, Pep? Sono qua. Che ha chiesto il riscatto Che riscatto? della PS5? Nessuno mi ha chiesto Visto che riscatto. la sta tenendo sotto sequestro. Sì, no, ma i soldi mi chiederà 250 euro circa. Cioè, comunque un po' di soldi devo pagarli, un po' di pagarli. Allora, succedono cose strane. Faccio subito succedere cose strane. E questa è una delle cose più strane che potrete vedere, perché veramente diventa inquietante. Ed è da tanto che non lo vedete più. È lo Spider Jack, eccolo qua.
È un Jack Spider. Ma che c'ho i capelli che sembra Ma perché non ne ha perso il bot di coffee? No, se quando fosse facevo- così quando ti facevo dovrebbero coffee? cadere i capelli verso l'alto, Jack. I capelli, sì. Come no? Aspetta, Hai ragione. Non per fare il pignolo, però. No, c'hai ragione, in effetti. È vero che esiste anche Spider-Max. Vabbè, comunque, morale della storia, questa è la versione della famosa scena del film di Spider-Man quando c'è la pioggia, che c'è lui che si cala. Sam Raimi. Sì, Sam Raimi, ovviamente. C'è Mary Jane che tipo gli strappa via la maschera, gli stracca via la lingua e la lancia ai cani. No? Ma guarda, Mark mi ha bestemmiato l'altro giorno, l'ho chiamato e ho detto, ma non ci sono novità? E lui tira bestemmione e poi, ma qua non si trovano, lui fa le aste per ottenere le cose. Lui fa le aste, non so. Ciao bel tipo. E quindi in pratica ha perso l'asta. Ha detto, ma questi... perdo l'asta perché c'è gente che offre più, offrono di più, e io invece voglio pagare poco. Ho detto che poi devo farti pagare a te di più. Ah, grazie, scusa. Altrimenti quanto ti faccio pagare? 300 euro? No, 300 euro no. Scherziamo, non andiamo a 300. e niente, Boia, dopo attenzione! l'abbonamento. Regalo, grazie, Gigio, Spider Jack ti saluta. Mi manca la maschera. Fa troppo caldo. Gigio ha inciso la sabattella. È bella questa musichetta, è la follia di musichetta, se lo dico Vivaldi mi spaccherebbe le ossa in due, ma la follia di Vivaldi. Ciao Gigio, grazie Gigio. Faccio vedere Wakame versione ninja oggi. Oggi abbiamo Wakame ninja. Ban Gigio, già. Ma perché Marco, non puoi- succedono cose strane. In realtà una volta avevo anche la Marco. luce colorata. La luce colorata mi faceva mettere le cose ancora più strane. Però adesso non posso addirittura trasmettere. Marco, tu non hai il permesso di defenestrare nessuno. Solo Ma no, lui sì che lui è permesso. canale e i No, lui è moderatori permesso. possono farlo. No, veramente, lui è permesso sulla vita di Gigio, sul serio. Può bannare di Gigio. Buona, bella, buona. È un Ma diritto che perché? ha ottenuto nella vita. Quindi, Mark, No, vedi no. che, tipo, ti faccio un esempio: c'è Gigio che entra in una pasticceria e vede tanti bei dolci, dice: buoni questi dolci, e va là e si prepara a fare pack, va a fare waka waka, che è quello di Pac-Man, e sta per mangiare. A un certo punto Mark dice: Ban Gigio, sparisce dalla panetteria e viene teletrasportato in un convento di monache che pregano e deve recitare il rosario per 2 ore. No, non ce la faccio. Ma questo rosario. manco il girone infernale di Dante così. Ma no, guarda che quello era il paradiso secondo il Medioevo. Il Medioevo, il paradiso era che quando morivi potevi recitare le preghiere davanti alla grande luce per l'eternità. Pensate che bello. Io ci conosciamo a 20 anni, ma mi sopporta troppo tempo. Ieri Gigio, è successo l'impossibile da Xinkai. Ieri Xinkai dice: chi volete raidare? E io ovviamente gli dico: beh, Gigio. Ovviamente Gigio. Non ci sono dubbi. Sempre. A un certo punto Mark e Ikaj dicono: no, a team anti-Zizo, voto chiunque non sia Gigio. Allora Xinkai va a vedere, dice: beh, c'è anche Lio. Ha detto: basta che non sia Gigio. Mi hanno detto quegli altri in chat: basta che non sia Gigio, poi va tutto bene. Che poi Mark c'era da Gigio. Cioè, non è che non c'era, però. E quindi in pratica. Dico, io non c'entro niente, io sono ma tu non c'entri innocente. nulla. E io ho detto, e poi infatti sì, che ieri più o meno ho detto una roba del tipo: t'hanno votato tutti tranne Jack. Sembrava proprio. No, solo che io fin dall'inizio tutti a calci nel avevo culo, votato sono stanco Gigio. di questi giochetti. Avevo votato Gigio dall'inizio. È diverso. Cioè, Samu! Che ci fa il mitico Samu? Che bello, Samu. No, che bello, non tu, non è catcalling questo, ma è Samu, nel senso che è bello vederti. In quel senso lì. Che fatica a spiegarsi nel 2026. Miseria, cagnaccia. Oh. Miseria. Per sistemare sta cavolo di luce me la vedo quello altissimo. Ma poi come Tino dicevi che alla fine avevi bevuto troppo, vero? Ma ancora che devi fare stronzate. No, è una canzone come Tino ha bevuto troppo. Ma quale canzone? Tu sei ubriaco, sei talmente ubriaco quanto Alexa. Guarda cosa bevo io. Oggi resta fino alle 11:30, poi c'è conferenza stampa del grande Max Allegri. Attenzione, ma non ce l'abbiamo qua il sound di Allegri, ho paura di no. Paura che non ho ancora messo qua sopra. No, dovresti avercelo. Ma di là su YouTube. Non c'è ancora, no, confermo. Devo metterlo perché non avevamo fatto i tipi di YouTube. Perciò devo ancora sistemarlo. Orto muso. Devo metterlo. Sono fermo alla D con i sound. Datemi il tempo e li metto tutti. Prometto che li metto tutti anche qua. I sound mancanti. Ci sono tanti, ma non tutti. Comunque questa qui, dicevo, la versione ninja di Wakame. Che fra l'altro è serissima lei. È serissima lei, Wakame. Jack, scusami.
Ti hai detto la versione ninja. Allora perché è vestito da sovietico? Perché? Perché ovviamente è una spia Che cazzo infiltrata. di ninja è? Infiltrata per buttare giù il blocco occidentale, lei, vedi che per finire, per distruggere il capitalismo. Non è vero, perché sto gioco c'è il capitalismo. Sbevazione del saloon, guarda, ne va fiero. Ah no, tu ti dai strane Gigio, non ho scritto. Vedi come Tino, tu non sei sbevazione del saloon, ma Sfamu ti ha preso il ruolo, cioè lui, quello che Ma quale beve. saloon? Ma quale saloon? Il saloon è quello di Red Dead Redemption, ovviamente, quale saloon? Il saloon che si fa Carmelo, Sì. forse. Dice Samu, se riesco a leggere il suo messaggio. No, Mark, tutti tranne Gigio, non l'ho scritto, però c'era un voto Lio, un voto Gigio, ho detto, boh, andiamo da Lio. Tanto da Gigio ci andiamo lo stesso, è vero, e facciamo felici entrambi. Sì, Lio ieri era felice, ha iniziato a rotolare per terra come... No, allora, ieri quando è arrivata Xingai che mi ha fatto il raid, sono stato felice perché ho detto, cavolo, io l'ho fatto io a lei me lo, cioè io gliel'ho fatto a lei me l'ha fatto a me. Sono stato felice perché poi già settimana scorsa me l'aveva fatto Moreno e mi aveva sorpreso. Ora me l'aveva fatto Xing e mi sembra che anche la scorsa settimana un raid me l'avevi fatto tu, Jack. Sì. No, aspetta, già siamo... non so, non ricordo, Dio, forse io no. Sì, mi sembra o un martedì o un di mattina mercoledì sicuro, fatto di mattina sicuro, quello di mattina il è sicuro. raid. Ma no, l'ho fatto con Ma piacere difatti- di mattina, figurati, no, l'ho fatto con piacere. Ma difatti io non, di Però più c'è non una sto domanda facendo la importante, mattina. poi io. C'è la domanda di Samu che dice: per te farà bene Allegri a Napoli? Io dico primo semestre farà bene come ha fatto bene al Milan, ma poi secondo me lui parte benissimo, però poi non so, si rallenta il gioco. Milan favorito, vabbè, ha fatto un buon acquisto, ma non ce lo vedo il Milan favorito. Davvero, io penso sempre l'Inter, ma anche la Juve sta crescendo, anche se adesso è un po' presto. Sai che tutto il mercato è ancora tutto da fare. Il mercato è ancora tutto da fare, ragazzi. Immagina. Comunque qua sta succedendo che stiamo sistemando con gli imperiali. Sta finendo a pace e amore, ma voi sapete che sto gioco il pace e amore dice Cara potrebbe Cucciardino essere sta un finendo. uomo onorabile, ma io vado cinico e dico non penso che possiamo fidarci di lui. Attaccante che... Finirà No, ma lo Cucciardino, so, Jack. ma è un buon giocatore. A me è arrivata la notizia ieri, la notizia da Twitter, che poi io ho detto ma perché mi arrivano queste notizie? Sto cercando di seguire il meno possibile, anche se poi la tentazione di vedermi stasera la partita. Buona. Cosa fa Diana? Stasera che partita c'è? Stasera c'è Francia, Spagna, ragazzi. Facciamo sto sondaggio. Cavolo, se finisce Spagna, allora se fa Spagna-Inghilterra possiamo fare le battute sul fatto dell'era dei virati. Seguo quello. Ma Me- a me fa ridere più che altro perché vedere l'Inghilterra che rischia di vincere in America è una roba veramente da barzelletta. Madonna, se vince l'Inghilterra, porco Giuda, veramente Io tifo non Spagna e guardo mai Argentina. più. La mia finale preferita sarebbe Spagna e Argentina, ragazzi. Ci leviamo. Magari io tifo Spagna e Argentina perché comunque sarebbe Ma guarda una che- sfida fra squadre che parlano spagnolo. Sì, Sì, non un'ottima sudamericane. perché la Sì, bella. Spagna Invece devo vedere ieri 1-1, vince la sì. Spagna e rigore. Quindi si dice che segna Mbappé o già. Ma Cuore. Reyes, secondo te come sta giocando? Voi siete entrati la da Madonna. me. Sì, ma alla fine siamo arrivati tutti da te, Gigio. Alla fine si è fuso tutto. Anche se a me purtroppo ieri è tornato di nuovo a avere problemi di connessione, che erano 3 giorni che non mi dava più problemi. Purtroppo ieri sera 2 volte di connessioni. Vabbè. Buona. Ma secondo me Diana ti sta masticando la mano, perché se la mangia. Perché ai cani piacciono le ossa. PS5, bella La domanda, nazionale- Samu. Te lo spiego. Il tecnico sta cercando di fare delle aste per ottenere una scheda madre, però finora ha perso 2 aste. Sta aspettando perché lui usa un sistema per prendere delle aste. Da Tsuyu e Gosetsu, sono tutti vestiti giapponesi qua. E lei mangia i dango dai kazoku. Mangia. Ma i dango, Jack, Dango. scusami se te lo chiedo, Eh. ma i dango che cavolo sono? Cioè, sono polpette o sono... No, è solo dolce infarcito con l'uovo. Guarda, si prepara tecnicamente nelle cose. Cioè, è un po'. Diciamo che sono dei dolci fatti a lievitare praticamente. Ma non penso- praticamente senza specie di riso. panetti...
specie di panetti fatti a coso. Ah, capito. Sì, dango. Però spesso li ungono con una roba. Infatti li chiamano gnocchi di riso giapponese. Gnocchi di Ah, riso. ok, vabbè. No, perché Brutto nome, più di gnocco una di riso. volta, Farina e riso più- glutinoso. dico Jack, più di una volta, io ho visto anche che, soprattutto in Cina, vendono delle polpette, non so se sono polpette di polpo o polpette di carne, Ma quelli che li mettono sono giapponesi. sempre su sti stecchini, su sti spiedini. Sono okayaki, qualcosa del genere. Tokoyaki, ok, tokoyaki. Sono polpette di pollo. E dice, cosa c'è che ho fatto di pollo. così male? No, Buono. polpo. Ah, Dei takoyaki, ecco, takoyaki, te lo scrivo, mi è venuto in mente. Perché polpo è taco. Yaki è polpette. Dice, i soldati che hanno commesso i crimini o coloro che gli ha ordinato. Cioè, come dire, lui vuole la testa di Tsuyu. E lei dice, ma io cosa ho fatto di male? Lei non se lo ricorda, poraccia. Cioè, se Tsuyu è quella là famosa che aveva, tipo, massacrato Gosetsu, l'aveva torturato, poi gli ha fatto... che era Era lei, del era quella... 15esimo? No, del 13esimo. Del 13esimo Final Fantasy, No, non ma mi ricordo questo perché. qui che sporco io. Ah, di questo qui. E lei sono solo di questo gioco qua. Ha fatto delle cose terribili. Lei a volte è veramente una bestia feroce, però adesso dice, tu mi chiedi pietà dopo tutto quello che ha fatto lei, delle persone che ha uccidere. Ha detto, chiedo al paradiso di lasciarmi, di negarmi il mio riposo. Lui non vuole che noi lo uccidiamo. L'ha perdonata a lui, vuole che la perdoniamo anche noi. È brava. Lei al momento non ha colpa perché non ha ricordi. Gli hanno risparmiato non solo la morte, ma anche i ricordi terribili della sua vita. Cioè lei non sa cosa le è successo per renderla così. Perciò è una cosa buona che lei non sa che sia. È la volontà dei kami, degli dei. Cioè questa è una storia di perdono, diciamo, però andrà veramente a finire così bene, visto che Final Fantasy. Final Fantasy è una tragedia. Gli svita la capoccia con un ciaffone. Non ne fa nulla. Non prenderò io la sua vita, è tua. Nel senso, decidi. La Spagna ma davvero la Spagna è in vantaggio sulla Francia? Ma come mai? Ma la Francia ha sempre fatto bene. Speriamo. Guarda, Speriamo che finisce così. Su diretta, che non è la fonte più affidabile del mondo, ma la Francia è quotata a 2,40, la Spagna 4,25, 4,50, quindi tecnicamente è favorita la Francia. È favorita la Francia. Sì, Samu, non solo a te. Non solo a te. No, guarda, ma perché loro poi dicono sempre, gli italiani perdono. Intanto gli italiani perdono. Vorrei ricordare il signor Francesi che nel 2006... Nel 2006, nella famosa notte di Berlino, gli abbiamo fatto, scusando l'espressione, Jack, per quello che sto per dire, un culo a tarallo che ancora gli brucia. Sì, ma sai cos'è? È che non bisogna dimenticarsi una cosa molto importante, secondo me. Quella cosa molto importante è che, però, penso nel 98 e nel 2000 io le ho viste. Ci hanno devastato loro, la Francia. Ci ha umiliato 2 volte. Vorrei anche ricordare che noi Zidane. abbiamo avuto anche un arbitraggio. Quando è stato nei primi anni del 2000 un arbitraggio, no, ma non era colpa dell'arbitro quella volta. Zidane si è pigliato l'ammazzata in testa. Sì, ho visto con Materazzi, è successo il casino. Ma comunque guarda, Zidane per me è un grande campione. Io avevo il poster da ragazzo su Zidane sul muro della casa, avevo un poster perché per me è un grandissimo atleta, però ovviamente... No, ma poi bello che ancora insiste col fatto che lui è la vittima e Materazzi è il colpevole perché ma dice che Materazzi che tipo gli ha insultato la sorella. Ciao Cla! Cosa assolutamente non vera. Ciao Cla! Ma magari è vera. Ciao Cla! Materazzi non l'ha mai ammesso, però. Mi dispiace. Jack, bisognerebbe... Ma io so io. Sì, lo conosco, ma non ho mai giocato io, però è un gioco molto diffuso come gioco multiplayer. Perché tu ti stai dedicando un po' di multiplayer in estate, Samu, ora che hai un po' più tempo. Puoi giocare un po' di giochi multiplayer, non è una brutta cosa. Quando è che c'è la conferenza di Allegri? A Napoli? A che ora, Samu?
Comunque no, non l'ho giocato, tu l'hai giocato. Forse io ci gioco, Samu. A Brawl Stars io ci gioco un pochettino. Anzi, ci giocavo, è da tanto che non ci entro più. Yotsuyu. Ragazzi, comunque, la storia è sul perdono adesso. La storia è sul perdono. Il gioco cerca di dirti, cerca di perdonare chi è stato vittima degli eventi. Però, vediamo, perché siamo forse all'ultima missione di questa patch, che oggi il mio obiettivo è finire questa patch. Ce la facciamo, Bello, sì, bello Samu, complimenti. 300 spect che guardavano la mia partita, perché nel gioco ci sono spettatori, nel gioco... Sì, mi sembra che tu puoi fare anche lo streaming. Mamma mia, ma io morirei, guarda, 300 spettatori anch'io, una volta mi è successo di ricevere un raid, mi sembra sulle 100 persone da un canale in inglese dedicato solo a PES. Pensa a te. Vabbè, cioè che tu sei il nostro... Ma tu lì hai mai fatto una riunione così dove ti siedi in quella maniera e comunichi con il signore feudale? Hai mai fatto una cosa del genere? Cioè, che se lo facessi non riuscirei più ad alzarmi, mi si bloccherebbero le gambe. Ma guarda, certi signori feudali erano giganteschi, erano più giganti. Sono alcuni che sono ma che sta fava? Se devono sulle cose, se devono sui cose, sui troni. Ma la statistica di che cos'è di Brawl Stars, Samu? Cioè, è una statistica interna. O si scopre che tu magari hai tipo 83.000 follower su YouTube. Se così hai sfondato nel mondo dello streaming, sappi che hai un successo finale, un successo devastante. Qua scrivo, poi venite a trovarmi su Twitch, che è il mio canale. E qui la mia scritta è sto per tornare, io sono già tornato. Sono tornato, non ho messo che tornavo. Tanto l'estate, che bello qua. Ah, le coppe? Mamma mia, pensavo, cavolo, Samu adesso ha 300 miliardi di spettatori. Ma no, ma tu sei bravo allora. Ma hai altri giochi che giochi multiplayer? Io ai tempi giocavo a Rocket League, Fall Guys e il gioco con la F, quello che piace a Cometino, che Cometino si fa alto tuo agio. Jack, scusami, posso fare una domanda veloce al signor Samu? Sì, chiedi a me. Allora, Samu, piccola curiosità, visto che volevo chiedere anche a Jack, non ho avuto mai la possibilità. Tu cosa ne pensi della notizia secondo la quale vorrebbero portare gli sport come giochi olimpici? Tu che cosa ne pensi? Cioè, per te è buona come cosa o si dovrebbe fare due cose differenti, ovvero come si chiama? Le Olimpiadi da una parte e gli sport dall'altra? Jack, se vuoi puoi rispondere anche tu, anche Simo. L'hai già fatta questa domanda, l'hai fatta? E ti ho detto che non avrei problemi, però non me ne farebbe nulla di guardarli. Va bene, facciamolo decidere al testa o croce, bravo. Testa o croce? Testa, Spagna, vince la Spagna, boh, deciso. Non sono una risposta. Quello Jack che appena hai fatto sta cosa qui del testa o croce mi è partita la pubblicità di cosa. Mikel Merino ha segnato il gol della vittoria all'83esimo. Ora la Spagna affronterà la Francia in semifinale stasera alle 21. Il banana. Ma ce l'abbiamo qua il banana? Banana 2? Non ce l'abbiamo, vero? Oh, io devo metterli. Ma come no? Ma io li avevo messi, è impossibile. Com'è che si chiamano i sound? Non lo so. Ma io li avevo messi! Perché non c'è? Comunque, Samu risponde: interessante, attualmente non so darti una risposta sinceramente. Ok, Samu. No, perché come ti ho detto sta cosa, se diciamo se ne parlava o se ne è parlato già a inizio anno sta cosa qui, e quindi volevo sapere anche la tua opinione. Vabbè, ma tanto per parlare League of Legends, ma che cavolo se ne frega? Facessero... No, tanto... ma allora io personalmente... Mi piacerebbe se mettessero, non so, ma li metti Fortnite che ci giocano a rappresentare l'Italia. No, non penso. Sono Leo, grande giocatore di Fortnite,
Cometino, Ho fa- che è un giocatore ho- di Fortnite. Jack, traduco col cuore, ho fanculo. Ha detto Spagna, ha detto Testa. Ha detto Testa, poi ha iniziato a raccontare che ha battuto il Belgio, ha fatto grandi cose. Comunque, stiamo facendo uno scambio di prigionieri. Che poi non sono prigionieri, sono gigionieri, sono prigionieri. Ma basta. Ma povero Gigio, lo stiamo bullizzando come No, non è vero! Io lo faccio per stima! i prigionieri. Ma dai, già Gigio non sto scendendo qui a legnarmi di mazzata a me e poi stare a legnare di mazzata a te. Beh, è venuto dalle tue parti, poteva però approfittarsi e arrivare con la strada. Per darmi due legnate, tanto. Ma tanto che passo di qua, vengo lì. Tanto che passo di qua, legno di mazzata un pochettino Fa come fa come finale di Mafia 1. Mi manda Don Salieri. Ma a proposito, Jack, piccola curiosità sempre. Ma quando ti tornerà la PS5, sì. lo porterai o no Mafia Terra Madre? Se lo trovo in sconto, lo prendo, perché io sono fan della serie. Ma devo trovarlo. Cosa mi ha scritto come tipo? Banana? Ma banana? Ma io banana dovrei averlo, perché non c'è? Poi perché non c'è banana? Scusami, banana la B l'ho fatta. Banana. No, la banana. Attenzione, devo metterci banana 1, banana 2. Poi. Samu, se toglievi Endon e mettevi Jack, sai chi ti usciva fuori, vero? Se toglieva? Dico, se toglieva Anthony e metteva Jack come 9 dopo, prima di White, sai è? chi gli usciva, vero? No, chi è Jack? Quello lì. Jack, porca miseria, Jack White, il protagonista di Breaking Bad. Ma si chiama Walter White! Quello è Walter White. Oh, è sclerato Simo prima di me. Perché Jack? È sclerato, è che mi ero allontanato un attimo e... No, tranquillo, ma anch'io immaginavo che... Sì, ma ha avuto il tempo solo ma di chi è sentire Jack White? Si chiama Walter... Jack White. Aspetta. Cazzo! Jack White è coso, è il nome di Joker. Ah, ecco. Dove cavolo mi è uscito di dire Jack White protagonista di... Vabbè, sempre di Coca si parla. Quindi... No, guarda che ha tanti nomi Joker, perché ne ha tanti nomi. Jack White da dove veniva? Ma Jack White, se non mi sbaglio, era in uno dei primi numeri di Batman, in cui che poi è stato pure utilizzato. Lui era anche John Doe, era anche uno di tanti John Doe. Nel primo film di, mi sembra, Tim Burton. Banana. Quello con l'attore che ha fatto coso. Ragazzi, arriva il chicken banana. Proviamo, ma io probabilmente sarà altissimo, vi avviso. Boia. Boia. Tanto sì. Va bene, fammi sapere se dice ma che significa? Perché Allegri fa così, come quando Phoenix. io ce lo vedo comunque Diana che dà un colpetto, una zampa a Cometino e lo manda sulla luna, e Cometino mette la bandiera vicentina sulla luna, penso. Così, di potenza. Vicenza conquista la luna, la base lunare. Si va col 4-3-3, ma 4-3-3 piace anche a me, guarda, io sono team 4-3-3. Jack Nicholson, Jack, il primo Batman di Tim Burton, lo chiamavano Jack, si chiamava Jack. Lui lì mi sembra che c'è un punto, se non mi sbaglio, che lo chiamano proprio Jack White, però mi sembra più avanti nel film. Ma no, lo chiamano tutto il film, lo chiamano Jack. Poi c'è il fatto la scena dei dipinti è bellissima. Dei vichinghi dipinti. Dei dipinti. Ah, ok. Quando entra che è dentro al museo, quello che dipinge tutti i dipinti che rendono felici, arriva all'unico che era, mi sembra, un dipinto di quelli tristi, così fa no, questo lascialo perché mi trasmette felicità. No, l'unico come? Dove c'era. Ah no, me l'ero persa sta cosa, ma figurati se mi guardo le interviste, guarda.
un giornalista ha chiesto alla Lega quando era Albina se va col 433, lui ha risposto dove? Dove si va? Ah, quindi, ma che cavolo? Guarda, ecco, ha rivelato il suo vero volto, Asai, guarda che faccia malvagia. Salvatore dei selvaggi. Ci rincontreremo, ma come cattivo, vedi che finalmente ci mostra il suo vero volto. Ci ha mostrato la sua vera. Ma due pizze in faccia ma lì lui faceva il sorridente, ma invece gli fa proprio schifo Yen. Lui. Samu, è meglio il 555. Pensa, come Tino, quando è posseduto, come informazioni ci fa un 666. La formazione ci fa un 666. No, il 555 era il famoso... Sì, me lo ricordo. La famosa formazione di Oronzo Canà. Ma sì, è una rovina il 361, ragazzi, è l'unica punta così, è una rovina. Io non lo sopporto sto modo. Non porco cane. Fallo usare l'attacco. Figurate se Diana mi spedisce sulla luna, ma si mette la zampa addosso che vuole Coco. Te lo devo scrivere per forza perché c'è un individuo che... Ah, ok, vabbè, succede. Vabbè, ma guarda che comunque è normale parlare, siamo in tanti, siamo in tanti. Ti ho interrotto 30 volte, quindi non è io ti ho interrotto oggi. Normale. Il portiere in attacco, ma il portiere... Vabbè, ma guarda che la Lazio è un po' il portiere là che è bravissimo. Provedelli. Qui sta facendo vedere il passato. Ma sai che non è una bella storia quella di Asai? E cavolo, è stato ucciso. No, ucciso no, perché è stato salvato, ma non volevano farlo fuori. Dice, chi è che mi ha salvato? Chi è? Oh, è arrivato Zeno, aspetta. Io lo chiamo l'omino coniglio, ma non è un coniglio, cioè corna. L'omino coniglio sono inutili quelle corna. Ed è grosso quando un armadio ha 2 ante. Sì, poi dopo però era Ade di Cavaliere dello Zodiaco. Ah, bene, Cla, sei un piacere, guarda. Ieri sera mi è morto internet di nuovo, Cla. Per la cronaca dopo le 20. Stecchito, 20 e mezzo. Ma scusa, Jack, mi sono accorto adesso o quello c'ha una spada che ha anche un fucile? L'abbiamo anche affrontato alla fine di Stormblood. Si è dimostrato un degno avversario. Ci ha proprio fatto il mazzo. Vieni, sì, Cla. Però, Jack, guardagli il manico dell'arma. Praticamente è un fucile. Ciao, Cla! Ciao, Giorno, Cla. Buonasera. Abbiamo una spada affilata qua. Dice sempre, è come un coltello, lungo, largo, forte e bello, dice. Anche in certi film lo dico. Una citazione. Vabbè, ma lui a mezzanotte, io dalle 20:30 a mezzanotte ho avuto rogne. Anche dopo mezzanotte, cioè ho avuto 3 ore di rogne io ieri sera con Intent. Erano 3 giorni che andava bene, perciò io spero che poi vengano a fare sto lavoro. Chi vuole offrire resistenza, dice. Era figo Zeno, sai. Abbiamo poi ancora problemi con internet, mica. Per forza, finché non vengono a scavare per strada, i cavi sono sotto terra. Jack, io l'ho avuto questi problemi, mi sembra tra maggio e giugno. Cioè, praticamente a me faceva che si staccava completamente, diciamo così, il ponte del cellulare. E una SIM non c'aveva completamente segnale. L'altra invece c'aveva il segnale ad emittenza, ovvero per un periodo andava bene, poi staccava di nuovo. E mi ricordo che, soprattutto col computer quello vecchio, Madonna, quante Cristo ne ho tirato una volta, mi bloccava le cose posso dire che quel soldato imperiale mi ricorda molto i soldatini l'armatura di penso il bot o Simo. No, è caduto Simo. È vero. È caduto Simo. Tranquillo, Simo, tranquillo. Solo a me mi ricordano i soldatini con l'armatura di
Di Wolfenstein. A me fa venire in mente Fallout, quell'armatura fighissima che aveva No, i Death Claw. no, Cla è fan dei Death l'armatura. Claw. È fan dei Death Claw. Cosa? Sì, Cla ma è fan dei Death Claw di Fallout. Quei bestioni. Ma erano buoni avversari. Quando c'avevi l'armatura, io li picchiavo con l'armatura. Sì, perché col senza macete. non ce la fai. sì, no. no, sì, vabbè. Sì, Cla. Ma tu come sai che ci odioso sono sai. anche Come odioso. dico, lo sai che ci sono anche i Gator Claw, ovvero di Death Claw fusi agli alligatori. Mi ha appena minacciato Asai. Ha detto: mostra di essere la bestia che sei. Sì, lo sapevo. Il mio signore era destinato a guidarci in un'era gloriosa. La tua luce non è niente. In Fallout sì, io andavo con l'armatura atomica a picchiarli, ma senza non ci andavo mica ero festo. Mandavi il cane a combattere. No, il cane no, ci andavo sempre io. Ma il cane veramente me l'ho sollevato spesso dai piedi come aiutante. Usavo o prendevo Dance in Fallout 4 oppure mi facevo aiutare dall'investigatore. Hai visto i video che ti ho mandato? No, perché non l'ho ancora visto. Magari non l'ultimo. C'è un certo Matteo R che palleggia e sfida a fare una maratona a un certo generale. Guarda. Il delirio. Però palleggia meglio libero, perché io non sono bravo a palleggiare. Ma quello è il coso, come si chiama? È dirigibile quello di Fallout? Come cavolo è che si chiama? Vabbè, sono le famose aeronavi qui nel gioco. Final Fantasy è pieno. Aspetta, vado a vedere. Va che ti fai due risate. No. Ma gioca a pallone quello lì? Gioca a pallone. Lui è bravo a palleggiare. Guarda. Tanto, guarda, era un pallista esperto. Guarda, come tutti gli altri allora. Infatti, guarda, assolutamente. Ancora scena. Lord Yen, ma quello là ci ha appena minacciato pesantemente. Ho visto quello lì di Savona che mi hai mandato. Boia, io ci andavo nel mare lì, da quelle parti. Non so se quel posto lì, ma ci andavo proprio al mare io. Non schifo. Questa roba sta arrivando su tuo... Aspetta che è un messaggio di... No, perché Scribacchino le ha annullato il messaggio? No, forse è lei che ha tolto il messaggio. Aurora aveva mandato un messaggio. Come però non ho sentito. Io ho sentito. Lo Scribacchino. Macchino non ce l'ha fatta, sì. Lo so che non ce la fa, guarda, lo capisco. Ha detto non capisco. Ha detto non capisco. Per forza lei gli ha cacciato il messaggio. Lo sto mandando perché povero. Aurora, sentiamo un po'. Ma io non posso ovviamente. Vediamo lo Scribacchino, mi dirà cosa sta dicendo lei. Non posso mettermi l'audio di Aurora, un audio privato. Ciao raga, come state? Oh, buono. Tutto a posto, Aurora, tutto a posto. Vabbè. Lo posso anche farlo sentire, tanto per Ciao raga, come state? Non era questo contenuto. Questo l'audio. Stamattina mi Sono deciso come la usare le 76 ma preferisco nei vecchi quando una semplice armatura senza cambiare interfaccia eccetera. Mark, diciamo pazzesca, sì. 50 e 50. Sì. 76, ma infatti è vera sta cosa. Cambiare l'interfaccia mi dà fastidio anche a me. Preferivo anch'io. Io sono fan di New Vegas. New Vegas è il mio Fallout preferito. Lo dico sempre a Cla che se gioca New Vegas, poi minimo ti salta. Cioè inizia. Vedi che deve andare. Vabbè, non posso dirlo, entrare nei dettagli. Non potrei mica dirtelo. Andare a cambiarsi i vestiti perché si emoziona troppo. È emozionante quando succedono queste cose. 6 giga. Se inizi a sudare, diciamolo in maniera così, inizi a sudare così tanto dall'emozione. New Vegas, perché c'hai la legione di Cesare, hai tutte le altre cose, tu devi decidere con chi allearti. Hanno fatto bene la seconda stagione della serie TV perché ti dà quel senso di cavolo, tutti ti vogliono e a te non interessa nessuno. È bellissima sta cosa. Ciao Aurora! Ce l'ho il sound. Lo sai com'è il mio personaggio. Aurora! Il tuo personaggio però deve allenare. Devi per forza allenarti con qualcuno alla fine. No, sì. Come devo per forza? Come devo? Ok, perfetto, io lo dico sempre. Certo che devi, per forza con qualcuno devi andare, non è che puoi andare da solo. No. Puoi dire di no, però alla fine anche dire di no fai il gioco di un'altra persona. C'è uno che tu fai vincere uno se tu dici no a tutti.
tu fai vincere a uno. Per questo qui dice, vabbè, io avevo calcolato che tu avresti rifiutato tutti e quindi vinco io. Puoi fare la scelta dello yes man. Sei tu che comandi. Come sei tu che comandi? Non comanda House. Non comanda House. Trasferire le puntate di Twitch sul sito rosso. Non era tipo la casa vince? Vabbè, sei tu che... Vabbè, ma se uccidi House allora va benissimo, cavolo. Non me lo ricordo più, perché io ho fatto tutti i finali. Però. Delle ore che dà fastidio. Che dà fastidio, Cla? Ho detto, sto trasferendo le live di Twitch sul sito rosso. Sì, per la cosa delle ore, anche io devo cancellare. Certo. No, io no, le sto trasferendo su YouTube. Sì, ho capito, nel senso, perché altrimenti si riempie la barra delle ore. Sì, se no si riempie veramente la memoria, già ce n'ho un po'. Che poi altrimenti rischi di fare un video e ti dice non puoi esportarlo perché hai già 100 ore. Infatti. Sì. Nel dubbio lo sto facendo. Clama, perché vedi che alla fine tu dicevi tanto dell'Odissea, ma non mi hai mica detto che ti hanno chiamato a fare Odisseo, a fare Polifemo della film di Nolan. Ti vanno a fare Polifemo, ti mettono un occhio incredibile che con la maglia della Sampdoria, però sarebbe bellissimo. Polifemo sandoriano, non ti piacerebbe? Io non so con cosa hai fatto colazione stamattina, però... Onesta te, perché io non mangio niente la mattina. In pratica va l'appartamento di Benny, vale con robot che uccide House, prende il suo posto, programmato per il bello, cavolo, allora è bello quel finale, mi piace. L'importante è che avevo fatto il finale dove vinceva House, mi dà un fastidio, perché House, il cinico, boia, mi dà troppo fastidio. Vinceva House? Può vincere chiunque, tu decidi, e quella cosa bella, non è uno spoiler, tu decidi tu chi vince. Base con chi ti alleni, decidi chi vince. È sempre una cosa. Ci sono poi quelli un po' più banali, tipo questi però sono un po' più buoni degli altri. Vabbè. L'ho già sentita questa storia, gli altri sono un po' meglio degli altri. L'ho già sentita. Non un so po' come perché. quando te là vai a dire datemi il 20% del dazio, così vi proteggo io, no? Si fa così. Anche di più del 20, ecco. Ma chi è che... Quale organizzazione che non possiamo nominare faceva una cosa simile, tipo tu ti lascio gestire questo negozio, però mi devi dare la tassa. Cioè, ma da dove viene questa idea assolutamente proprio così tanto americana, proprio, che non lo è per niente, non è neanche americana questa idea, l'abbiamo inventata noi italiani. Sì, positiva, tra l'altro. L'abbiamo inventata noi italiani questa idea, quindi non lo so. Ma guarda un po', strano. Dov'è che viene questa idea incredibile del tipo, ma io vi proteggo. Gli italiani sono furbi, Sì. Furbi era il nome di una mia gatta, Furbi. Inizia a decidere chi vive e chi muore per fazioni, poi alla fine della partita si parla di un vero. Quello è bello, cavolo. Poi, a me piaceva tanto la Legione, perché la Legione sono veramente malati, quelli sono proprio disturbati. La Legione è una roba folle, veramente. Proprio per quello senti proprio di essere cattivo quando fai la Legione. È fantastico. Guarda, Tataro in kimono, tutti gli altri vestiti normali. Arriva lei, salute Clara, è il tuo sbadiglio, vero? Grazie. Mi piacciono gli sbagli là. C'è Andre chiede da una vita il comando, tanto qua abbiamo ancora personaggio. Andre non c'è oggi. Mi piace quel suono. Oh no, ho finito l'estate. Siamo messi male. Tutto il resto della mattina senza bere. Sarà duro. Non abbiamo nessuna... Abbiamo missive urgenti da Doma. No, stiamo per finire ci l'avevo detto che oggi, ragazzi, l'obiettivo era quello. E la finiamo così. Quando è venerdì iniziamo quella dopo. Che tanto la iniziamo già probabilmente oggi. Ti chiedo scusa, Tataru. È stato non prudente da parte mia fare un acquisto senza consultarti. Però alla fine serviva. Servirà a rimborsare i Shields. Userò i miei fondi personali. No, va bene, è gentile. È che a lei non piace farsi togliere i soldi dalle tasche. Diciamo che i Lalafell amano gestire i soldi. Guarda che sono piccolini di aspetto, ma tranquilli, mente economica. Loro sono veramente maestri dell'economia. Lei ride perché ha preso i soldi da qualcun altro. Vado al mio... Va bene, ma assolutamente Aurora, è un bellissimo gesto, anche perché poi con sto caldo si secca tutto, se ci sono fiori si secca tutto. A me invece sono sbocciati i fiori di ciliegio, sono bellissimi. Sono bellissimi, veramente. Cioè, i fiori... Devo farmi qualche foto di alberi che ho in cortile, che sono veramente belli, ragazzi. Sembra di stare in Giappone, Poi se ti avvicini non è così, perché ci sono le vespe. Il Giappone non ha le stesse vespe che abbiamo noi. E come è tornato? Ciao Lio! All'anima.
sei andato a combattere contro... No, sono andato ad aiutare un attimo mia mamma con la cordina. La cordina. Oui. Cla. Niente, dicevo, Cla, invece... Tu riesci a dormire di notte, in questo caso. Fai. Vuoi? Io? Sì. Bene. Dovrebbe essere striking. Poi non mi ricordo se mai mimo striking. Ah, che disastro. Mi sembra che sia striking in ninja. Musichetta, tutti contenti. E abbiamo finito la quest dedicata a questa missione. Così possiamo iniziare la nuova patch. Ma oggi ovviamente combatteremo un po' di più. Attenzione, abbiamo una sequenza. Come sempre quando finisce una patch di storia ci sono sequenze che fanno vedere cosa stanno programmando, robe molto molto pericolose. E Asai è veramente malvagio. Asai ha fatto tanto il gentile, ma poi ci ha mostrato il suo vero volto. Ecco qua, è stato più facile del previsto, vedi? Ah, il mio signore sarà compiaciuto. Tutto procede secondo il piano. Frase classica. Frase classica. Frase classica proprio. Tutto procede secondo il piano. La dicono tutti i malvagi del mondo. La dicono sta cosa. Guarda, povera Tsuyu. Sta pensando al passato. Sta pensando a lei che mangiava il dango. Buoni dango. Ah no, Asai è andato anche da lei. Asai è andato anche da lei. Dice, non ti ricordi nulla. Mamma mia, come odioso. È rimasta incustodita e è andato lui da lei. Siamo amici? Eravamo amici? Eccolo da dove che si attiva il coso dei punti canali. Ma quanto è odioso? Sì che c'è una cosa per attivare. Eravamo buoni amici io e te, ti ho portato un regalo. Molto buoni amici, ci crediamo proprio lui. Ma non potevano tenerlo lontano da lei? Cos'è sta roba? Una foto di famiglia? Prego che un giorno, mentre vedrai questo specchio, ricorderai la donna che guarda attraverso di te. Mamma mia. Cioè, come dire, guarda chi c'è dall'altra parte dello specchio. Cioè, come dire, il tuo riflesso. Quindi lei si guarda allo specchio. Terribile. Fa caldo? Sì, oggi 36 gradi da me saranno. Adesso sono già 30, ma nella mia stanza sono 31 gradi, quindi si crepa stamattina. Purtroppo è una mattina caldissima. Dice, è così bello, dice io. È bello vederla così tranquilla, lei, senza ricordi del passato. No, comincia. Chi sei tu? Sei tu. Vede lo specchio, dice chi sei tu. Ecco là, ma quando parli allo specchio inizi a parlare anche te con la parte che c'è dall'altra parte dello specchio. Io ovvio. Perché per parlare con le persone intelligenti devo parlare allo specchio. In questa società è così, veramente. Hanno fatto uno studio del cervello umano è veramente in pre-rot, in decomposizione. Il cervello umano di generazione in generazione sta declinando. Ai tempi, se tu non mi sorprendo, guarda. Io ho visto un video degli anni 20 o 30, penso anni 30, e vedevi che... Ecco, lo vedi che è ancora vivo lui. Diceva, negli anni 30 c'era... vedevi anche le persone meno colte, persone meno istruite, perché magari erano operai così. Vabbè, oggi non è un'offesa, ma ai tempi, vabbè, era veramente la classe povera, che però ti facevano dei discorsi pieni di cultura, comunque avevano una cultura, almeno una cultura popolare avevano. Cioè, o almeno oggi non manco più c'è sta cosa, cioè, ai tempi almeno si sapevano la Bibbia a memoria, si imparavano le frasi bibliche. Vabbè. C'è più un cavolo. No. Sì. No, non è essenziale quello. Non è essenziale, ma era comunque cultura leggersi un libro. Ovvio, ti aspetti che conoscano a memoria l'eterno ritorno dell'uguale di Nietzsche, però quello è un po' troppo. Jack, posso aprire una mini parentesi calcistica? Sì, con piacere, tanto abbiamo parlato di calcio quasi fino ad adesso, quindi dimmi, con piacere, Simo, non Samu, scusami, perdonami Simo, dimmi. A quanto pare, trapelato in intervista al presidente della federazione senegalese, dove hanno scoperto dopo 10 anni che il medico che stava con loro era in realtà un ginecologo. Ma e questi dopo 10 anni se ne accorgono. Mi sa che vedeva qualcosa di diverso. Allora, ma che problema c'è? Un ginecologo, un medico formato. No, è che fa ridere un po' come situazione, più che altro, non per altro. Ho capito, Macio.
Al massimo diceva stringi, male, stringi, no, come stringi male, stringi, dai, più che passa, dai. Un ultimo sforzo e poi passa, no, ma male, ho la gamba rotta, non è l'ultimo sforzo, dai, urla, sempre medico, È sempre medico, sì. Voglio dire, se pensi che, non so, magari era un contabile, era peggio, cioè, appunto. Vabbè, aveva fatto un po' di anatomia, penso, un medico, potrebbe evitare un po' di anatomia. Ma non so com'è in Senegal lo studio anatomico, però. So ma chiamano lo sciamano e via. Non ci sono più gli sciamani, sono tutti quelli. C'è questa fissazione con le religioni monoteiste. È strano, Jack, è strano che quando ha giocato alla ID non è uscito qualche mago voodoo a far tornare in vita i vecchi giocatori che non ci sono più per giocarsi la partita. Ma non li vedremo, magari ci sono che agiscono in campo, vedi la palla che si muove da sola. Che è caduto? Chi è caduto? Io ci sono. Cosa, come Tino? Come Tino, lo so. Quando bevi troppo poi cadi, è normale. Sì, Aurora, anche qui c'è caldo, io c'ho qualcosa qua attaccato al ventilatore. Sì. Mica, cavolo, stavo sentendo prima i sound, sono infartato, porco. Ma da me non ci sono dei sound forti, da me. No, quello che fa no, perché poi qua ce ne sono un sacco, quindi non so nemmeno quale scegliere. Perché hai trovato un sito con i sound? Jack, sono su Sound Alert di cosa? Sì. Dramatis Persona è importantissima come questa, ma non voglio farla adesso, voglio solo sbloccarla, perché sblocca gli Alliance Ride, quindi sono una cosa che dobbiamo farli, è anche trama importante. Allora, esiste un gioco che io vorrei tanto portarvi, però poi su PS5 ce l'ho scaricato, che si chiama Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics è uscito proprio il remake, questo qua recente, ed è un gioco che è molto amato per diversi motivi. Uno di questi è che ha una bellissima trama. E il punto, bellissimo, vedi, e questo qua, l'autore di Final Fantasy Tactics del 12 ha fatto un finale che segue il Tactics del 12, quindi quello che vedete in questa Jack, scusami, quale videogioco stai parlando? Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12. È l'autore originale. Ciao Fox! Ciao mitico Fox, che bello sentirti. Pensa che domani volevo fare la live al pomeriggio, previsti temporali, guarda, temporali brutti, arancioni, quindi non posso farla domani. Speriamo il giovedì, perché volevo farla perché le nevi. Diciamola così. Quindi l'idea è che questo qua è la storia originale che continua oltre la trama del 12 del Tactics, quindi insomma ci porta un po' i personaggi. E l'autore è lo stesso, è Matsuno, grandissimo Matsuno, veramente Matsuno, grandissimo. Detto anche Yazmat dagli amici, Yasunori Matsuno, Yazmat. Sai. Jack, hai incontrato la tua gemella più scema? No, penso che sia quella più intelligente. Lina, lei si chiama Lina, la Linetta, ma che bella, che carina. Perché questa si è rubata il nome della mia gatta? Perché è fan della tua gatta. Lina Mew Rilà, lei è la coda da gatta, una gatta. Ecco, arriva. Personaggio misterioso. Chi sarà? Alma si chiama, è la sorella di Ranza. Alma. Avventuriero. Lei Andre, sorpresa per te, senti la voce che senti. Oh, ciao Andre. Ciao. Eccoci qua. Lo conosci? Abbiamo 2 lupi in chat praticamente. Ciao a tutti. Ciao Andre. Ecco l'Alma. Tutto bene Alma. Chi è? Come chi è? È una leggenda. Vediamo, siamo i due lupi dei cosi, come si chiama? Appunto. Delle steppe. No, steppe. Beh. Don Leo e Don Clark. Io ce lo vedo Clark che quando incontra un cinghiale per strada si mette in posa la Kung Fu e inizia a fare le mosse del lupo di Jackie Chan. Non lo so,
lo blocca per i denti, lo No, inizia no, a prendere senza a violenza, pizze. perché lui ama gli animali, senza violenza. Lui ama gli animali. Sganassoni alla Bud Spencer che gli inizia a fare, tu ti devi comportare bene, si vede sto cinghiale che gli escono i lacrimoni e si inizia a comportare come un segugio, ci si siede, si comporta perfetto. Lo chiama Fufi. Fufi il cinghiale. Ma i cinghiali ci sono davvero per strada dalle tue parti, no? È vero, guarda che non è una roba così fantasiosa che sto dicendo io. Devo affrontare Biacco. Biacco, la tigre bianca. Check. È una battuta, te lo dico, no, perché più di una volta per le battute di queste ci sono state gente che mi ha insultato al pesante. mi immagino Cla prenditi del cinghiale, lo solleva, German suplex, si vede il cinghiale cioè impalato, cioè per dritto, che cerca di uscire, e Cla che si rialza, si toglie la polvere dai vestiti e fa: pensavo che fossi più forte. E si gira il cinghiale, fa: te lo faccio vedere io chi è più forte. Si sradica completamente dal terreno e lo vedi il cinghiale, classica canottiera da paninaro zozzone, sigarette in bocca. Fu Panda ma genovese. Hai vinto? Io lo so cosa hai vinto. Hai vinto una lampada del signore. Congratulazioni, hai appena vinto una lampada del signore. Jack, ormai ti conosciamo. È una lampada del signore, pensa che bella, fatta a mano. Pensate, chi è che trovi che ti fa la lampada a mano? Solo parti originali, signore, esatto. Sappiamo sia io che solo parti originali, cos'è? Solo parti originali. Film di cosa? Ovviamente useremo come Tino, come componenti per la lampada, sai? Ma Eddie non amava molto i maschi, però. Ma qualcuno sì. Sì, no. Un paio sì. C'erano un paio. Come non è vero? Aveva preso uno. Oh no. Vabbè, ma lui raccoglieva quel che si trovava, perché aveva grandi problemi, a volte raccoglieva quel che si trovava, poi erano maschi. La lampada è 2,5, guarda, 2,5 watt, mamma mia. Puoi proprio risparmiare, 2,5 ti fa... vai proprio a risparmio, Eddie invece te le faceva col lumino dentro, con la candelina. Esatto. Guarda che gli dà, apri la bocca, ma che gentile, cioè, chi è che non vorrebbe avere una figlia così, che poi non è sua figlia, è la sua peggior nemica, dai, però... Io non sono così fragile che non posso servirmi da solo. Cosa facevano quei due quando non c'erano? Ieri ho lanciato giù un silo Marco. No, perché devi lanciare giù un silo Marco del Santa? Perché? Per caso era una missione del famoso GTA. Ma certo che GTA. No, per curiosità. Ma che missione era? Non penso sia se non mi sbaglio, Jack dovrebbe essere una delle 3 missioni, una delle 4 missioni finali. No, perché c'è non si deve ammazzare Michael. La missione per ammazzare Michael. Non è canonica. La canonica è che tu salvi tutti e combatti lo Stato. Combatti lo Stato? Combatti criminali e salvi gli altri. Allora, unisci le forze. Jack, una era la missione per ammazzare Michael, una per ammazzare Tracy. Ah, ma di GTA, ok. Uno per ammazzare Coso. Franklin non puoi ammazzarlo. E l'ultima che è quella ufficiale è che tutte e 3 si alleano per far fuori quello che li vuole far fuori. È quella canonica. Ho fatto quella io. Anch'io. Le altre due non le ripudio. Non è come GTA 4, due finali che sono entrambi possibili. Finali che sono entrambi validi, sono comunque due finali drammatici. Vabbè, conta che anche Coso, come si chiama? Anche San Andreas il finale, puoi fare i finali vari, San Andreas no, un finale unico, che dici? No, Mafia 3 puoi Mafia 3 è bellissimo. Hai un sacco di... Io ho fatto tutti i finali, quasi tutti, no, tutti no. Ho fatto quello che lasci la città e non mi piace. È molto da perdere. Jack, se non mi sbaglio in GTA San Andreas hai più di un finale, però sì, non è 6 avrà sicuramente finali a scelta, almeno 2 finali. Red Dead Redemption in realtà sì, ce l'hai, ma la cosa che conta di più è se fai onore o infamia. La cosa più importante è quella. Ecco qua, guarda. Scusami Jack,
Andrea, guarda che in realtà c'è un secondo finale, ma quello di più è che lo sblocchi con una sorta di mod, ovvero nel finale alternativo si vede John Marston, se non mi sbaglio. Il finale alternativo è una bufala che è trapelata per anni. Dovrebbe essere allora c'è la mod che te lo fa mettere, ma la mod non la voglio, io voglio che esiste alcun finale alternativo, appunto, dove ma no, si Red vede Redemption 1. Non fate spoiler, ok, non fate spoiler. Comunque abbiamo capito. So cosa fa sta mod, ti fa saltare una certa scena, lo so. Però ragazzi non ha senso con la storia, perché poi Jack cresce. Jack, il fatto è che in questo finale, grande finale, si vedrebbe il protagonista del primo Red Dead Redemption, sanamente non so da dove è spuntata, avere una Gatling. Quando quelli cercano di ammazzarlo, lui scarica la Gatling, tutte i proiettili. Ho capito, ma rovina tutto. Ma c'è ma cos'è Django? Dai, ma cos'è? È Django. Rovina la poesia No, Django sono contento perché è un personaggio che assolutamente vuoi che ce la faccia a salvarsi. Perché ti sta simpatico. Ma è bello che il film di Django c'è il famoso finale che va pure a citare che era il buono, brutto e cattivo, quando l'attore di colore l'altro attore di colore gli fa: Django, sai di chi sei figlio tu? Sei figlio, mentre lo sta per dire va per esplodere la casa, mentre quello ride come un pazzo. Sì, non lo posso leggere a voce alta perché è una cosa molto cruda, però non con il messaggio di Andre, però c'è la mod, diciamo, dove Abby vince, ma che poi di solito fanno le mod dove vince Ellie, non vince Abby, ma rovinerebbe la mia storia, diventerebbe una fake quasi imbarazzante. Sì. Vabbè, ma a me piacerebbe se Ellie avesse un minimo di coerenza. A sto punto vai là per fare la tua missione e completi la tua missione. Abby le fai come dicevo prima, Shiva di Mortal Kombat, con Abby che finisce in due e dici ho fatto e non puoi andare là, vi menate come delle turche e alla fine me ne torno a casa, mangio squagliata, fa caldo, quindi me ne vado. Ma ha scassato l'anima, l'anima fino ad adesso. Ma che fai? Ma hai appena salvato la vita, che l'ho appesa come un pollo, che sarei morta di mio, mi salvi, mi meni, mi molli, ma tu sei incapace. Dai che bello, io faccio per l'umanità e si spara Ellie. La Madonna. No, beh, il finale migliore è che praticamente ma non voglio fare spoiler è che Ellie trova un siero da iniettare su un certo scheletrino. Questo scheletrino, morto da un po' di tempo, vedi che ritornano tutti i muscoli e torna dalla tomba. Vabbè, che cavolo è? The Last of Us 2 Undead Nightmare. E non dico più il personaggio. Che cavolo è? Coso? Com'è che si chiama? Come cavolo si chiamava quell'anime? È quello di Red Dead Redemption, quello lì dei zombie. Sì. Poi ci vuole un'immagine che nel finale ti compare il programmatore che dice: ragazzi, ho un messaggio importante per voi, Joel ha sempre avuto ragione. Ciao. E se ne va. Allora, se dobbiamo parlare del finale del primo The Last of Us, lui lo ha fatto per una buona causa. Ma non solo quello, Joel prima era anche un mercenario, ha fatto delle cose abbastanza sconvolgenti. E questo è vero, però il fatto è che Jack... Allora, la cosa io te lo dico tante volte, l'hanno fatto in una maniera che entrambe le scelte sono giuste e sbagliate. La scelta è giusta o sbagliata, entrambe le cose. L'ha fatto apposta perché così non c'è un giusto o sbagliato, ognuno decide cosa è giusto o sbagliato. Ma sì, Andre, si sa che Joel non era un santo. Non è un santo per niente. Noi dobbiamo pure capire che lui si è visto morire dalle braccia sua figlia e Nelly ha rivisto sua figlia. Quindi quando lui ha fatto quella scelta, ovvero di mandare a fare, scusando l'espressione per quello che sto dicendo, di mandare a fare in culo l'umanità e di tenersi egli, esatto, lui per me ha fatto la cosa più giusta, perché ha ragione se lui lasciava Ellie
se lui lasciava Ellie a quelli lì, uno, si sarebbe di nuovo sentito in colpa per il resto della sua vita. 2, a nessuno gli sarebbe fregato un emerito, diciamo così, del fatto che lui avesse salvato quasi tutta l'umanità. Anzi, secondo me è più che altro perché non sono stati disonesti con lui, hanno nascosto qual era il vero obiettivo, l'hanno sedato, bloccato, dicendo ma sai, devi stare qua, tu aspetta e noi sappiamo mai. Comunque, come ho detto io in chat, sei tu che decidi chi è il villain in base al tuo sentire, se lo è Marlene, perché per alcuni Marlene è un eroe, per altri Marlene è una disgraziata. Per me io non la sopporto, la capisco ma non la sopporto. Joel, Ellie, Abby, li capisci in base al tuo sentire personale, perché poi ognuno ha le sue motivazioni, ma non c'è un buono vero, non c'è nessun buono. Ma questo è giusto, Jack, ma quello che ti sto dicendo è che un'altra cosa è che anche se lui avesse fatto del bene, cosa non gli costava all'umanità di prendere, scusando espressioni, un pingo pallino qualsiasi e dire no, guardate, non è come dice Joel, non è stato lui a salvare cose, ma è stato quella persona lì, e tutti credono che sia stato quella persona lì. Quindi Joel non solo si ritrova a restare da solo, ma si ritrova anche a venire passato per bugiardo, perché dicono tu non è vero che hai aiutato la cosa, è stato quello lì. Quindi ma tu sei bugiardo, quindi il fatto che lui abbia fatto quella cosa lì, ovvero che abbia salvato Ellie. Sì, ma troppi spoiler qua, dobbiamo dirlo in maniera meno spoiler. Tipo, ha fatto quella cosa lì che voi sapete, quindi ha fatto quella cosa lì che voi sapete, ragazzi. E non ha fatto quella cosa là che voi non sapete. Ma se non vi siete giocati fino alla testa della ma scusami, o almeno non l'avete seguito. Ma sono tanto giovani le persone, è normale che non hanno... È quello che vi dico, ragazzi. Siamo di una ignoranza, ma grossa. Non è vero, non è ignoranza, ognuno ha il diritto di non giocare. Selvaggia. Comunque, ognuno ha il diritto di non giocare un gioco. Comunque. Prima di vedere la storia di Abby, la odiamo. Tanto Clan non so gioco. Bene, la storia di quella famiglia è arrivato Biacco! È arrivato Biacco, ragazzi! A favore di Ellie, capisce che non ci sono cattivi. Ma questo sì, Andre. Ma allora, come ho detto prima, il fatto vabbè, Andre, ad esempio, lui non può vedere Joel ed Ellie, ad esempio, alla fine di tutto. Andre, mi capisce, magari no. Anche che io non... Guarda, io ho 30 anni e non sono padre, però io capisco il dolore e la scelta di Joel, perché è come, ti faccio un esempio, lo fanno per attirare, si è scoperto con un youtuber italiano o Twitch italiano famoso che diceva si faceva pagare per fare la first time play Metal Gear, e poi in realtà non era first time perché l'aveva giocato, quindi vedi che la gente inganna. Il problema è che se ti chiedi i soldi alla gente sei proprio la persona che dovrebbe farsi 2 domande sulla propria moralità. Non vado oltre, non voglio beccare denunce però. No, dico, Jack, questa è la tigre, guardate, non so se avete visto la tigre, il tigrottino che c'è qua, molto carino. Madonna, che cavolo è diventato un cerbero? Adesso un uomo. No, dico, Jack, ti faccio un esempio. L'uomo tigre. Tu hai i tuoi gatti. E un giorno... No, non voglio questo esempio, mi spiace, io ti interrompo, non farlo. No. Ok, vabbè, facciamo un'attesa. Guarda che è già successo, io ho perdonato. È già successo, io sono stato in grado di perdonare. Non ho fatto la strada di Joel. Dico, no, ti faccio un esempio. Tu hai un amico. Stiamo facendo questo esempio. No, ma no, esempio, basta. Non parliamo argomento. Cambiamo argomento. Scusami, te lo chiedo perché sono già passato lo stato di situazione, quindi lasciamo perdere. Allora, dicevo, oh boia, fatemi vedere. Biacco un po'. Andre, mi pare un po' esagerato, che cavolo. Quel partito ma quello là è tipo quel partito famoso, non diciamo quale, che c'è aspetta, questa la dobbiamo mettere. No, niente riferimenti politici nelle quote. Togli l'ultima parte. Salta l'ultimo pezzettino. Però Jack, la frase devo comparire che fino a finto buonista va bene, ma togli la cosa del riferimento, che non possiamo metterlo su nelle quote. Ok. Ragazzi, ho già preso dei rischi
credetemi, su YouTube ho già preso abbastanza rischi, non posso no, ma allora come l'ha detto lui mi pare anche cosa. Ecco, così va bene il messaggio, così va bene, vedi, ci sono tutte queste sfere che esplodono, mannaggia. Ma no, Andre, tranquillo, è che ci ha sorpreso. No, ma tu puoi scriverlo, non voglio che Leo me lo infila nelle quote quel nome lì, tu puoi dirlo qua si può dire quello che si vuole, tanto. Siamo su Twitch, quasi tutto qua. No, è che come l'hai detta, veramente mi ha fatto ridere, cioè, fa tutto. Infatti voglio dire, quello che faceva detto il moralista aveva creato poi una cosa, Lassa, perché gli avevo mandato la notizia. Quello che faceva tanto il moralista, noi siamo cristiani, siamo quelli della famiglia, e poi si è creata una cosa che è una truffa. Sentire Clark in sottofondo fa. Ma perché lo sa, sta gente è truffa. Hanno mandato gli arresti domiciliari sto qua, quindi è provato che ha truffato la gente. Cioè tu vai a credere alla morale della gente, ma quelli lo fanno per prendersi quei voti perché pensano che siete degli idioti. Cosa ancora sta cosa del moralismo? Le persone più moraliste sono le peggiori. Alcuni lo sono veramente dei idioti, quindi. Jack, ti dico questo: The Last of Us con la mod di Berlusconi. Che ruolo posso... Ma quello non ti salva nessuno, ma quello va bene. No, me lo immagino lui che se ci metterei a posto di Giugiele. Faccia l'anima sua. Mi consenta, lei è un comunista. Se riesce questa frase. Sound. Punto esclamativo Silvio. Vedi, ci sono i cose. Clan una scossa di magnitudo 8 in tutta Italia. Non parla perché sai che il corso è sempre uno. Guardate intanto che gameplay ho qua, non so se avete fatto caso. Guardate, devo schivare le sfere. Hanno tanto gli splendidi, però alla fine pensano solo a loro i soldi. Ma io infatti ho sbagliato a non fare il politico quando me l'hanno chiesto. Ci voleva una laurea che era una rottura di... Guarda che devi spenderci un po'. Dovevo farlo e dire: a me della gente non me ne frega un tubo. Sì, se lo dici non ti votano. Ma non lo posso dire. Io devo dire: tranquilli, arrivo io. Risolvo i problemi. Risolvi i problemi. E cosa? Così. Oh, Sullivan è bravo. Sullivan di Uncharted, dai, Sullivan è bravo. Poi magari 2 o 3 cavolate le faccio anche per le persone, però poi in realtà mi interessa i soldi. Jack, è coso, è quello di Pulp Fiction quando Jules ci manda, quegli altri due gli manda quello che risolve i problemi, là. Vabbè, infatti lui si fa chiamare Mr. Wolf, è vero, proprio lui. Infatti si è fatto chiamare Mr. Wolf, perché è successo Mr. Wolf risolve problemi. A me sta simpatico il personaggio. Io adoro, è il mio personaggio preferito di quel film lì. A me mi sembra che anche lui fa una brutta fine, mi sembra. No, non finisce. Lui non ricompare proprio. Le uniche volte che compare dice solamente siete due, cazzo. Ah, ok, non era affatto. Sì, nelle a parte che dice, sono Mr. Wolf, risolvo problemi, e poi alla fine dice sinceramente voi siete due cazzoni. Ma perché le idee secondo me vanno contro la stessa società di oggi che ti dice che non dovresti odiare gli altri perché sono diversi dai tuoi pensieri. Però purtroppo sta gente non viene mai processata. È tutto legale. Vabbè. No, allora, io te lo dico, Jack, io personalmente, io non odio la persona, io odio quelli che, dopo il bene che gli abbiamo fatto, continuano a dire, l'Italia è razzista, o l'Italia è... Ma no, ma lui non ce l'ha con quelli, ma lui non ha queste cose. Non vuole... Ma no, ma lui ha altre cose lì, non c'entra niente con quelli, non c'entra niente, è un'altra cosa. Solo che la gente non se ne accorge. Purtroppo veramente non riescono a capirlo, che quelle sono frasi populiste. Dice le stesse cose che dicevano altri due prima di farsi eleggere. Solo che quei due là poi non le dicono più oggi. Non ancora forte. Ma se c'è stato un ragazzo italiano, Jack, che ha fatto 2 giochi di parodistici, raga, me lo sto dicendo, parodistici, lo hanno minacciato pesantemente di denuncia e poi gliel'hanno fatta proprio. Perché in Italia si rischia tutto ciò che pubblichi. Capisci perché certi giochi devono rimanere tipo solo nel computer mio di Cla, vero Cla? Certi giochi devono rimanere solo nel mio computer e nel tuo. Ma se lo facessi un gioco almeno. E in quello della Ele. Che no, l'aveva visto da te, l'aveva visto. No. Ma se lo facessi almeno quello.
Ma io l'ho proposto, gli ho proposto alcuni progetti a Jack. Però io ho già i miei progetti, Vuoi creare un videogioco con me? Ah, però non me la sento. Un bel videogioco su un ninja. Con un cattivo che ha ragione. Con un cattivo che ha ragione. Deve ancora finire su Ninja, Jack. Prima certo. Siamo morti. Ma Jack, ma quel gioco lì del ninja ce l'hai qua su PS4 o su PS5? The Messenger PS4. L'ho portato su PS4, l'ho portato. Mi era diventato bloccato. Infatti, Andre, perché tu pensi che Sub Ninja sia un gioco senza black humor? No, ne ha tantissimo. Andre, è talmente grande che è questionabile. Andre, ti dico solo un nome che è così, che è un gioco così. Grezzo 2-2. Non si può dire, non si può dire. E ti diverti. Allora, non si può portare, ma non è che non si può dire. No, non si può dire. Fidati, qui c'è la regola che non si... Cioè, questa lista qua non deve mai uscire fuori da questa lista. Infatti, quello che ti ha detto io è nella lista dei giochi bannati dalla piattaforma. Quello che ti... Ma no, tipo GTA no, perché come gameplay è una sorta di... No, quello non è GTA, quel gioco lì. Però è più un Doom sul pesante. Un Doom sul pesante. Allora facciamo così, Andre. Io lo porto e si fa bannare, però te lo fa vedere. Io l'ho portato su YouTube, lo dico. Andre, se riesci non so se tu sei su... No, se tu sei sul Telegram di Jack, certo, poi ti passo il link e te lo guardi da solo. Su PC, È su PC, perché parte tranquillamente su PC. Sì. Vabbè che ci sarebbe anche il picchiaduro creato da quelli, e quello non è cioè non c'è sulla lista nera di Twitch. Ah, aspetta, è quello lì con i personaggi italiani. Ma è famosissimo quello. È bellissimo, è di un trash, quello pazzesco. È vero. Non sapevo che l'avevano creato loro. Sì, loro hanno creato i due giochi lì, che non si possono nominare, più questo qui. In realtà qualcuno mi diceva che non esiste l'uno. Hanno creato proprio già due. Allora, l'uno esiste. Ed è il primo 2, e poi hanno fatto 2 che quello è il secondo, che ora è molto più, cioè non è più pixel, diciamo, non è più ha cambiato la grafica. La grafica è molto, cioè è comunque bidimensionale come cosa. Spero non si siano censurati stavolta, spero. Check. Abbiamo la cosa, abbiamo l'MP40 marchiata dei carabinieri, porca miseria nera. Salutiamo salutiamo e ringraziamo per il servizio le forze dell'ordine, che l'M60 marchiato polizia e l'RPG marchiato Milan, cioè dai, grande, Milan ci sta, cavolo, così buttiamo giù un po'. Perché l'acronimo di anticarro o qualcosa del genere. Ma perché vogliamo parlare che nel primo avevamo Vasco Rossi, boss, che spara le siringhe? Vorremmo dire questo? Ovviamente Vasco non ha mai fatto uso lui di cose del genere, aveva detto lui, perché non ha mai fatto uso. Sempre tenuto bene, il corpo adatto, c'è stato, anche l'alcol, c'è stato solamente un Sanremo, Jack, c'è stato solamente un Sanremo dove si è presentato che era stafato. È l'unico Sanremo in cui ho partecipato, e Mike Bongiorno l'ha trattato come ma sto fessacchiotto giovane, non sa neanche come è girato, ma brava persona. Vabbè che ci fu magari gli eventi di Nonciclopedia che... No, Nonciclopedia no, in questo canale non esiste. Odio Nonciclopedia dopo quello che hanno fatto su Eddie Guerrero, guarda, lascia perdere Nonciclopedia. Guarda che fecero magari una cosa su Marco Simoncelli dopo quello che gli successe, e quello personalmente nemmeno a me su Eddie fu ancora peggio, guarda, Eddie hanno scritto delle cose però che Vasco Rossi se la prese perché fecero un articolo a mo' di battuta. C'ha ragione. E lui praticamente... No, c'ha ragione, Nonciclopedia andrebbe proprio chiuso, guarda, è uno schifo generale, guarda, un covo di malati, guarda, non ci vuole dire. Io conosco gente che ci ha lavorato lì, e gente che veramente faceva delle cose molto 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 brutte. Posso leggere il commento del grande di Andre Jack? C'ho permesso. Ti dico che alcuna persona aveva messo le mie immagini
le mie cose per umiliarmi in pubblico e insultarmi, farmi insultare dalla gente. In realtà, Jack, una guarda una mia amica ha pensato perfino di fare un gesto brutto a causa di queste persone, quindi credimi che guarda che non sono cose che non vanno. Poi la gente che Jack, guarda che la tua federazione è famosa. Non c'è nessuna federazione. Qualcuno l'ha inserita in un fandom. E di quello che ho letto ne parlano anche bene. Ma quale? Quella vecchia o quella nuova? Quella vecchia. La vecchia l'avevo inserita io ai tempi, ero io che una piccola citazione a quella nuova. Comunque, allora ho fatto leggo il messaggio di Andre. Comunque, da ottobre tornerà di moda Call of Duty, anche in multiplayer e fai big streamer, vedrai. Torna Modern Warfare e torna per la prima volta con motori grafici e tecnici di nuova generazione. Ma no, avrà un tanto successone, hype e tanta attesa. Avrà un successore. Però non è mai andato di moda. È andato di moda? Non è mai andato fuori moda. Appunto, quello che penso anch'io. Io quello che spero però è anche vero che oggi non fanno gli ascolti. Non ho spesso male, ho detto non è andato mai di moda. Ma non fa gli ascolti che faceva una volta, però. Non farà mai gli ascolti del lockdown, però. Io spero che più avanti si ricordino anche di altre serie, come ad esempio Medal of Honor. Ma no, raga, ma è morta. Sono morte e sepolte oramai. Lio, prendi il fiore e portalo alla bara. No, per me resteranno sempre in vita. Sì. Mi frega esattamente che mi gioco vabbè, ma il signor Red le potrebbe risvegliare dei fan, ma sappiamo. Ok. Cioè, ad esempio a Gigio gli hanno regalato gli hanno regalato Ma cosa gli ha regalato? Medal of Honor Airborne, quindi gliel'ha regalato. Non so se gliel'hanno regalato o se l'hai acquistato, perché ieri in live l'avrà acquistato lui aveva mostrato queste cose. E vedrai che anche se ci sarà GTA 6 calerà meno, perché la gente vorrà staccare ogni tanto, non giocare sempre GTA 6, ma certo che veramente se passi solo fra code con tutto il ben di Dio che c'è nel mondo dei videogiochi oggi, Scusa Jack, ma sta parlando la tigre o la tartaruga volante? Entrambe. Loro non sono animali, loro sono spiriti. Li stiamo aiutando a purificarsi dall'aramitama, che sarebbe lo spirito della rabbia. Non della rabbia, della rabbia. Quella tappetta lì vicino a te mi ricorda la mega business Wiman. Mi ricorda questa è una bambina che c'è in un anime. Che non è questa bambina ha il potere di fare amicizia con tutti gli animali. Che mi ricorda quella bambina quando c'è questa scena, sta bambina che sta accarezzando tutti gli animali, che arriva sta tigre gigante bianca. Ma sono i 4 signori sono i 4 lord loro, praticamente ognuno di loro rappresenta un punto cardinale. Esistono anche in Cina, ma hanno un nome diverso. Da noi pensa che esistono anche da noi a livello zodiacale, e sono quelli che vengono chiamati i 4 evangelisti, ovvero l'aquila, il leone, l'uomo, stranamente e l'altro è il toro. Ok, il toro. Anche noi ce li abbiamo, i 4 punti cardinali indicati così, perché sono i 4 Vangeli, i 4 punti cardinali. Quindi vedi che è una mitologia che esiste dappertutto. Perché... Se non mi sbaglio, in Giappone dicevano che ogni volta che c'era un terremoto era per il fatto che si muoveva questa tartaruga che teneva la terra sul suo guscio. E difatti, se non mi sbaglio, c'è anche una specie di campana, se non mi sbaglio, che ogni volta che c'erano i terremoti il pendolo andava a colpire un drago, una rana, quello che era, erano un drago. Sto drago faceva cadere una palla di ferro dentro la bocca di una rana, e forse si riusciva a capire di quanto doveva essere l'intensità e dove si trovava, se non mi sbaglio. Cioè, da settembre poi vedrete escono tutti i giochi pazzeschi che devono uscire, tutti concentrati, settembre-ottobre, poi di nuovo dicembre, gennaio. Mamma mia, Jack, questi si faranno quasi sicuramente il Natale più cospicuo al mondo. No, sarà un disastro. Sai perché? Sarà un disastro perché poi non è che puoi comprarti tutto, devi sacrificare. Molti giochi giochi che dovevano aver successo inizio 27 pure. Infatti, ovviamente
secondo me sarà così, perché prima di tutto c'è chi risparmierà quei di 90 euro per GTA, non è e chi si compra GTA magari non si compra il resto, si compra solo quello. Molti, non dico tutti perché non esiste tutti, però secondo me non sarà un gioco che bloccherà le vendite degli altri, però per quello che non lo fanno uscire insieme. Dicono, vabbè, finché li facciamo uscire prima la gente non ha sto problema, ma poi gli altri già ottobre, novembre, già adesso i giochi molti giochi stanno vendendo meno del previsto, tranne Assassin's Creed che vende tantissimo, poi ha recensioni mediocri, però vende tantissimo ragazzi. Vabbè, quando Assassin's Creed ha fatto uscire Assassin's Creed è un remake comunque, non è che la Resinged di Black Flag, e raga, io l'ho visto su YouTube con le nuove grafiche, le nuove cose, perché una miseria, è bellissimo. Lo so. Cosa è vera. Cioè, sono riuscito a beccare la trama è quello che è, la trama è una delle peggiori trame di Assassin's Creed. Vabbè, Jack, ma che ti puoi aspettare? Tomb Raider tantissimo, Crossfire abbastanza, God of War tantissimo, ma da vedere non da giocare. Vabbè, io tanto God of War proprio lo compro. Tomb Raider mi piacerebbe comprarlo. Vediamo i prezzi. Allora, God of War devi comunque vedere il fatto del come 80 euro per il remake di Tomb Raider, che l'ho già giocato 2 volte. No, basta. Non li vado a spendere 30 euro. Come verrà visto dai fan questo capitolo con Feia, perché comunque molti si stanno storcendo il naso, ma altri, ad esempio io, salve, che io personalmente sì, lo trovo bene, però comunque bisogna vedere quali saranno le divinità che vengono cose, perché molti dicono sarà spoiler, ragazzi, sarà spoiler, non voglio sapere chi c'è, io non voglio saperlo prima. È bello di un gioco del genere non sapere chi c'hai, a parte quelli che abbiamo visto nella demo, che ha senso chiedersi ma chi sono questi. Demo, quella più che demo è proprio un trailer, i primi 30 minuti di gioco, sì. Ma guarda, io ripeto, spero, mi auguro che non facciano casini, è l'unico titolo che spero non facciano danni. Ma da Crash 4 è riuscito a deludere le aspettative, Crash, cavolo, perché non è possibile che ti metti 300.000 personaggi, ma mettici Crash e sua sorella e basta, ma 300 personaggi io da usare. Invece c'è una cosa un gameplay che alcuni era veramente terribile, poi troppo difficile, troppo difficile. Troppo. Dico, Jack, io una cosa che spero che non dico ora, ma che in futuro succeda, è che finalmente concludano la serie di Sly Cooper con il famoso ultimo capitolo con Sly che viaggia nel tempo. Peccato che si fa più soldi fare i giochi Marvel, per loro fa più soldi fare Spider-Man e Wolverine, ragazzi, anche quello è un bel giocone, sarà Wolverine, crudissimo. Wolverine sarà PG3, quasi PG30, cioè quasi, raga, perché PG30 dai, il PG più alto che si può mettere nei videogiochi, PG18 qual è? PG18, perché raga dice che lì si andrà sul pesante, non dico ci sarà gore, ma Sly si è chiuso su PS3. Si è chiuso su PlayStation 3, infatti. Che poi insomma è difficile perché veramente. La mia paura sarebbe. Lasciami leggere me, che tranquillo, sto leggendo, grazie a Dio. Leggo anch'io. Quella è la mia paura. Sarà un po' rivoluzionario, ma tipo open world con nuove abilità. Vediamo, speriamo. Fox dice: peccato che il titolo sia chiuso su PlayStation 3, non si è più aperta la possibilità. Andre dice: se funziona, può portare una serie detta da Toys for Bob. Sì, ma Spyro c'è una grande c'è una grande possibilità che abbia successo, ragazzi. Secondo me hanno capito gli errori fatti con Crash 4. Dico, l'unica cosa che chiedo è che non tolgano le battute doppio senso che c'erano nel primo gioco. Quelle puoi proprio contare che non ci sarà più nulla nel 2026. Sì, nel primo gioco mi ha sorpreso che c'erano. Nel primo gioco c'erano, mi ha sorpreso tantissimo. Ti pisciavi dalle risate. Sì, assolutamente. Ma poi sai che con la nuova versione l'avevano ridoppiata e hanno tolto alcune battute. Cioè, era una versione con la remastered. Su PS1 era un'altra cosa. Alcune poi l'hanno un po' reso un po' più soft, avendolo ridoppiato. Speriamo bene. C'è un gioco per Nintendo 64 che quello se gli fanno una remastered adesso, raga, rischia che non lo vediamo mai. Nintendo 64, cosa è tuo? L'hanno fatto tu? No, cavolo, com'è che si chiamava? Era quello con protagonista, quello scoiattolo volgare, come cavolo è che si Mamma chiama? mia, quello Conker, Bad Day, Conker, bello. Porca no, quello ho puttana, detto che un gioco del genere nel mondo d'oggi non potrebbe più farlo, purtroppo.
Viviamo nell'epoca falsa moralista, ragazzi. Fa schifo sta epoca. Non puoi più usare. Ragazzi, anche Saints Row. Saints Row era famosa per essere politically discorrere, il contrario di corretto. Per me Saints Row si ferma al l'ultimo ha fatto veramente mediocre, volendo fare tutta quella mentalità woke che una serie come Saints Row non doveva avere, e i fan l'hanno odiato anche per quello. Non si può, veramente non si può. Ma per me quel Saints Row, l'ultimo uscito, non esiste. Infatti, per me quella è monnezza. È monnezza. Che gli hanno messo il nome di Saints Row solamente per vendere. Perché per me i Saints Row si fermano a 2 solamente. No, Saints Row The Third. Ma no, guarda che i primi 2 sono pazzeschi. Il 2 è bellissimo. L'1 vabbè è un gioco il 2 è bello, il 3 è bello, il 4 è bello. Per me quelli che ci sono, per me quelli che esistono. Vabbè, ma esistono fino al 4, poi dopo. Fino al 4. E già poi c'era uno spin-off che non serviva a nulla, già c'era uno spin-off di Johnny Gate all'inferno. Io lo stavo portando ai tempi. Vabbè, ma non serve a nulla il cavolo di gioco, non serve niente. Ma non proprio, cioè ti fa comunque fare 2 risate quel cazzarola di cosa, sì. Comunque 2 risate te le fa. Siamo stati consumati dall'aramità, ma spiriti malvagi che... Poverini, dobbiamo salvare gli altri 2 signori. Appena mi lascia fare. Io, ragazzi, faccio un attimo una pausa con Final Fantasy. Ovviamente non solo per oggi, volete magari chiudo anche con Final Fantasy, perché vi voglio farvi vedere una cosa molto 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 bella. Ve lo anticipo subito. Akinator, voglio vedere se capite chi sto cercando di fargli trovare ad Akinator. Voglio vedere chi si azzecca prima di lui. Va bene? Ma noi comunque non lo stiamo vedendo, Jack, perché sono ancora in sequenza su Final Fantasy, per forza. Però adesso esco da qua e stacco Final Fantasy per oggi. Sono soddisfatto, veramente. Buoni progressi. Ma allora non è una cavolata quella che stanno dicendo del film su Crash? Il film è vera, è lui che la dice, ma è vera perché l'hanno annunciato. Ma infatti l'immagine, vabbè, ma perché tanto lo vedete, ma sarà un film per bambini, non aspettatevi una roba seria, papate che crasha un cervello veramente. Io Jack, si parlava anche del film di coso,